Buonasera a tutti, ciao, grazie di cuore di essere qui. Siamo pronti per seguire insieme la conferenza speciale da parte della NASA riguardo alle novità su Perseverance e su forse delle anticipazioni di nuovi video e foto e forse incrociando le dita anche audio, anche se quello è un po' più speculativo, quindi è più che ci speriamo tantissimo in questo, ma vedremo se riusciremo ad avere anche come previsto dell'audio. Prima o poi arriverà tutto. Mi aspetto che questa sera comunque ci siano dei dati un po' in anteprima, ma non la cosa al massima risoluzione. Però vi devo dire già una cosa in anticipo, la live, e periodicamente la stopperò per raccontarvi quello che stanno dicendo. Quindi non sarà perfettamente in diretta, perché quando devo tradurvi qualcosa metto in pausa e poi vi faccio sentire. Mars, the Perseverance rover. Today, we'll see Mars like never before, with new photos and videos. Our panel today will help us understand how Perseverance captured what it's like to land on Mars and what the landing site looks like. Ha detto che oggi ci saranno foto e video e che guarderemo insieme come atterrare su Marte. Non ha menzionato audio, quindi magari sarà una sorpresa, vedremo. Però per adesso sono molto incitato perché appunto la prospettiva di vedere per la prima volta la discesa su Marte sia dal punto di vista del paracadute sia della discesa. I'm your host, Raquel Villanueva, Non vedo l'ora. and joining us is Matt Wallace, Perseverance Deputy Project Manager, Dave Gruhl, Perseverance Entry, Descent, and Landing Camera Suite Lead, Al Chen, Perseverance Entry, Descent, and Landing Lead, Justin Mackey, Perseverance Imaging Scientist and Instrument Operations Team Chief, Jessica Samuels, Perseverance Surface Mission Manager, Ken Williford, Perseverance Deputy Project Scientist, and to tell us what this all means for NASA and exploration, Thomas Zerbukin, Associate Administrator for NASA's Science Mission Directorate. Finora abbiamo visto i principali capi di varie sezioni di quello che riguarda il rover Perseverance, mentre lui è proprio il capo di tutto il direttorato che riguarda scienze e esplorazione spaziale per la NASA. We will take questions during this briefing. If you're a member of the media on the phone lines, press *1 to be put in the queue. If you're on social media, use the hashtag #CountdownToMars. Now, to get us started is JPL Director Mike Watkins. Now, I will step aside for him to give his opening remarks. Prima che inizi il direttore del JPL, che ora parlerà, il JPL è quello che è il laboratorio che ha costruito e gestisce il rover Curiosity, ma anche il rover Perseverance e anche il rover Opportunity e Spirit e anche il rover Sojourner e anche il Sonde Viking. Fondamentalmente quasi tutto quello che la NASA ha fatto su Marte è stato fatto nel Jet Propulsion Laboratory, uno dei centri di ingegneria più avanzati al mondo, è quello che la NASA utilizza, su cui si basa per la costruzione di queste cose. Thank you. Welcome back to JPL. We have a jam-packed press conference today, and I was just looking at the team here. I think we're trying to add it up, maybe 100 years of combined experience with Mars rovers on the panel today. Ha detto che tra tutti quanti hanno 100 anni di esperienza complessiva con le missioni marziane, che denota quanto hanno lavorato da quanto tempo la NASA fa questo tipo di missioni. I've been working very hard since we landed. The surface team has been getting the rover set up for the surface mission. They've been working Mars time over the weekend, making fantastic progress, and you'll hear about that today. You'll also see some brand new images and videos that we acquired over the weekend, or downlinked over the weekend. And these are really fantastic images of the surface of Mars and the rest of the descent imagery that we got a preview of on Friday. These images have always been part of the history of JPL. We have taken everyone along with us on our journeys across the solar system, through the rings of Saturn, looking back at the pale blue dot,
and incredible panoramas on the surface of Mars. Allora, intanto ha detto che oggi presenteranno delle nuove foto e video ottenuti sia durante la discesa che dalla superficie che hanno portato a terra durante il fine settimana. Inizialmente ha detto che abbiamo ottenuto durante il fine settimana, può essere corretto, il che mi fa pensare che comunque la maggior parte saranno contenuti che non sono tanto di ora a ora, tipo quello che ha fatto poche ore fa il rover, quanto dati che il rover ha ottenuto durante la discesa, che ci ha messo durante tutto il fine settimana tempo in mandare indietro, anche perché vi ricordo solo durante la discesa ha ottenuto qualcosa come 30.000 immagini. Per chi è arrivato ora, stiamo seguendo l'evento della NASA live, leggermente differita per darmi il tempo di spiegarvi cosa succede. Al momento sta parlando il direttore del JPL che ha costruito il rover, sta parlando della lunga tradizione del JPL per costruire missioni che vanno da le Voyager alla sonda Cassini in orbita a Saturno e ora appunto con le missioni su Marte come Perseverance. This is the first time we've been able to actually capture an event like the landing of a spacecraft on Mars. And these are pretty cool videos. And we will learn something by looking at the performance of the vehicle in these videos. But a lot of it is also to bring you along on our journey, our touchdown to Mars, and then, of course, our surface mission as well. And these are really amazing videos. We all binge watched them over the weekend, if you can call a 1 minute video binge watching. But Ma continua a farci rosicare tantissimo. Ho appena detto che il video è bellissimo, è fantastico e ancora non ce lo fai vedere. E che durante il fine settimana hanno fatto binge watching di continuo di questo video da 1 minuto, a quanto pare, quindi è 1 minuto, quindi non è tutta la discesa. Eventualmente ci sarà anche tutto il video di tutta quanta la discesa, quindi immagino ora o sia un montaggio di vari pezzi oppure tutto quanto, quindi vediamolo, dai, facci vedere. But we watched it many times, and it's really fantastic. And just to show you how far we've come in the history of JPL, I want to show one image. This is from Mariner 4 in 1965. So this was actually the first first images sent back from Mars by Mariner 4, and that was hand-colored by the engineers according to a code, kind of like a paint-by-number. Di questa ve l'avevo già raccontato diverse volte, è la prima immagine mai ottenuta dagli esseri umani da parte di una sonda spaziale che ha visitato Marte da vicino nel 1965. Era la missione Mariner 4, i dati erano arrivati su lunghe strisce di codice, codici che rappresentavano per numero e lettere il contrasto, il colore e... Quando sono arrivati i dati, i computer erano troppo lenti rispetto alla voglia di vedere che cos'è che mostravano, e quindi fondamentalmente gli scienziati del JPL e ingegneri hanno tagliato a strisce il materiale, hanno messo tutto appiccicato sul muro, sono corsi in una cartolibreria, hanno preso dei colori e hanno iniziato a disegnarlo a mano. Quindi quello che vedete qui è il bordo di Marte, qui si vede un cratere, qui c'è un altro, un po' una depressione più chiara, e questa è stata la nostra prima immagine da Marte, elaborata non da un computer ma dalle nostre manine fatte a mano. Poi dopo c'erano foto di ingegneri che si erano addormentati nelle vicinanze. Painting, and there it is, the first color image, hand painted. And so when you see these videos later, I think Dave Grohl and Justin Mackey will be overjoyed that they didn't have to hand color each one of these images. So my hat is off. It's a great press conference today. My hat is off to the team, for getting the rover to where we are and these fantastic images down. And to learn more about that team, let me introduce Matt Wallace. Thanks very much, Mike, and thanks for the nice words about the team. I'll try to be brief because I want to get to this video, and I know you do too. I just want to give you a little bit of background on how this whole thing started. My daughter is a gymnast. She's been a gymnast since she was a little kid, and when she was about, I guess, 11 years old, and the project was still in formulation, she asked me for one of those little sports cameras. And being the indulgent parent I am, I got her the sports camera, and she put it in the harness that it came with, and she put the harness on, and she did a backflip. And I don't know about you, but I cannot do a backflip. But when she showed me the video, and I watched that camera pan up to the ceiling, and then the room go upside down, and then somehow right itself as she landed on her feet, I felt for a moment that I had a glimpse into what it would be like if I could do a backflip.
And that was the moment that inspired a phone call to my friend Dave Gruhl over here. And that's what led to this system, this entry, descent, and landing camera system. We call them the EDL cams. Allora, fondamentalmente ha raccontato che parte dell'idea di aggiungere queste camere è venuto quando ha regalato a sua figlia una piccola camera e un harness da indossare, delle cinture da indossare con questa camera che la figlia piccolina si è messa sul petto e poi ha fatto un backflip, un salto all'indietro. E quando ho guardato il video, vedendo il video, lui ha detto non posso fare io i salti all'indietro, ma quando ho visto fare la capriola in quel modo, vedendo il video di tutta la stanza che si girava su se stessa, era quasi come se un pochino avessi la percezione di come ci si sente a farlo. E allora abbiamo iniziato a parlare di come poter aggiungere un sistema di camere per poter mostrare come ci si sentirebbe a scendere su Marte durante questa entrata nell'atmosfera della missione Perseverance. That you're about to see the product of here just in a moment. Now, I don't know about you, but it is unlikely at this point in my career that I will pilot a spacecraft down to the surface of Mars. But when you see this imagery, I think you will feel like you are getting a glimpse into what it would be like to land successfully in Jezero crater with Perseverance. And so, without any further delay, I'm going to turn it over to Dave, who'll describe the system, and we'll get to the video. Thanks. Ok, quindi ancora non siamo al video, ora passiamo a chi ha progettato il sistema di discesa e ci racconterà come era fatto questo sistema e le varie camere, e poi dopo forse vedremo il video. The idea of adding a ruggedized commercial off-the-shelf hardware onto a flagship spacecraft to do a nice-to-have function proved to be quite an interesting challenge that Matt handed over to us. Along the way, we encountered one, maybe two people who were a little bit skeptical of what we were trying to do. But thankfully, we had the full support of project leadership, all the individuals directly supporting the 2020 mission. We're super excited to help, and in the end, we were able to actually make it happen. Allora, intanto ha detto che la grande sfida è stata quando gli avevano detto di cercare di creare un sistema per riprendere tutto quanto, quindi durante la discesa sia il paracadute che si apre, sia l'audio di tutto quanto, sia lo scudo termico che poi si separa alla discesa, e cercare di fare tutto con hardware che potevano fondamentalmente comprare commercialmente. Quindi immaginatevi se dovete creare qualcosa che deve resistere a un lancio spaziale con un gigantesco razzo, a un viaggio nello spazio per mesi, all'entrata nell'atmosfera su Marte, e riuscire a mandare dati sempre in maniera affidabile, senza mai un glitch, senza mai rompersi, fino alla Terra. È piuttosto impressionante, e specialmente se dovete farlo con cose che si comprano commercialmente, che non sono state progettate per riuscire a fare questo. Quindi cercare di prendere quelle cose e migliorarle, o comunque prepararle alle condizioni che dovranno affrontare durante il volo, è di suo piuttosto impressionante. Quindi ora racconterà come hanno selezionato le cose e quali sono finite nel sistema. We're guided by two requirements, if you will. The first one was that the entry, descent, and landing system, camera system, must do no harm to the flight vehicle. And that's especially important during EDL. This was our one critical requirement, and as you all saw last Thursday, that requirement was met. The second item is not so much of a requirement as it is a mantra, if you will. We get what we get, and we don't get upset. We wanted our EDL cam system to get onto the vehicle and return amazing imagery of the vehicle landing in Jezero crater on Mars. Like every other element on the Mars 2020 spacecraft, individuals worked really hard and went above and beyond to make sure that their piece of the spacecraft did what it was supposed to do and would be successful. But in the end, we knew that our entry, descent, and landing camera system, the mission could still be 100% successful if our camera system didn't work. And if we could even get just one image or one piece of information back during EDL, that we shouldn't get upset and we should be excited. Oh.
Allora, finora cosa ha detto? Che ci sono due mantra che hanno seguito per tutta questa missione, due obiettivi. Uno, il sistema che hanno preparato di varie camere non doveva danneggiare la missione principale, quindi non doveva rappresentare un pericolo per la missione. La seconda cosa è che tutte le camere a bordo dovevano, fondamentalmente, devono funzionare, però prendiamo quello che prendiamo. Quindi... E non ci arrabbiamo. Mi piace quella. Prendiamo quello che ci tocca e non ci arrabbiamo. È bello. Quindi non sanno con le camere commerciali che cos'è che verrà fuori. Magari non verrà fuori i video più ad alta qualità che ci immaginavamo, ma magari vengono fuori solo delle foto. Magari alcune sono sgranate, magari perde il fuoco. Quello che c'è. Noi facciamo del nostro meglio e poi, essendo una cosa bonus in più, oltre, cioè non è l'obiettivo della missione, non c'è nessun fallimento, siamo contenti comunque di avere qualcosa in più, perché anche se non è il massimo della qualità, comunque è qualcosa di in più che abbiamo fatto e imparato e visto. E sono molto soddisfatti del percorso che hanno fatto, di quello che hanno ottenuto. So as you probably realize after last Friday's press conference, Dai, facci vedere il video. the EDO cam system successfully captured some amazing imagery of the vehicle's descent and landing on the surface of Mars. We collected a little over 30 gigabytes of information and over 23,000 images of the vehicle descending down to the surface. Oddio, voglio vederlo. As a quick introduction, if I could have the first graphic, a reminder for some of you exactly what are the sensors that we included in the entry, descent, and landing camera system. There are 3 cameras that are located on the top of the vehicle on the back shell. Those cameras actually capture high rate, 75 frames a second, imagery of the parachute inflating in the Martian atmosphere. Now, one of the cameras stopped operating coincident with the mortar fire when the parachute was deployed, and that's to be expected. It is a very high dynamic environment, but luckily the other 2 cameras continued to operate as expected and captured some amazing footage of the parachutes inflating in that Martian atmosphere. We put one camera on the bottom of the descent stage. That camera looked down on the rover. Quindi c'è una delle camere è fallita durante l'inizio, però le altre hanno funzionato, quindi sono riusciti comunque ad ottenere anche delle immagini del paracadute. Lowered the rover on the bridles. The mobility system latched into position, and then the vehicle touched down onto the surface of Mars. Queste che vedete sono le 4 camere a bordo. Cameras onto the rover. One on the top of the vehicle looking up on the descent stage, so the rover could actually see the descent stage, lower it down to the surface, and then ideally fly off into the distance after it had delivered Perseverance safely onto the surface. And then we also put a camera on the bottom of the rover, which actually looked down on the surface of Mars once the heat shield was dropped away, and that camera continued to capture imagery until the vehicle touched down on the surface of Mars. And then we also put a microphone on the port side of the rover. Now, unfortunately, I do have to say that we did not collect any audio during EDO. No! But no, niente audio durante la discesa. Però, c'è un però. Please stay tuned a little bit later in this press conference because we do have some exciting information about the EDO cam microphone. Ok. So now, c'è the speranza. reaction to the EDO cam videos has been absolutely amazing around JPL. And we are super excited to actually share with all of you video imagery of Perseverance landing on the surface of Mars. Please roll the video. Sì, e vai! Starting the straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Allora, quello che stiamo vedendo probabilmente sarà intervallato con la reazione a terra delle persone. Alpha indicate chute deploy. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 440 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. Oh mio Dio, e Marte! Perseverance is now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Mamma mia, che spettacolo!
È bellissimo, si vede. Questa è la zona dove sta ancora scendendo, non si vede ancora il delta. Tra poco si dovrebbe vedere anche. Nav filter converge. Velocity solution 3.3 meters Eccolo. per second. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers above the surface of Mars. Quello che vedete qui è tutto il delta e questa è la formazione rocciosa che c'è tra il delta che abbiamo visto. We are coming upon the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. Quello che al momento la sonda sta usando il radar per mappare la zona intorno per trovare il posto migliore. And part of terrain relative navigation. Priming. TBA is nominal. We have priming of the landing engines. Backshell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the backshell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. Here in safety Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. No, è bellissimo tutto questo. Started, about 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Che bellezza! Safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. No, che bello, che bello, che bello, che bello. No, vabbè, sono troppo felice. Peccato per l'audio, ma comunque. Wow! Tra l'altro, se volete subito rivederlo, lo trovate nel gruppo Telegram, Link for Universe L4U Space News. Se andate lì potete vedere tutti i post, tutti i giorni di tutte le missioni spaziali in giro e molte notizie spaziali. Quindi andate a vedere direttamente lì i nuovi video. Cioè, seguiteci perché su Telegram il canale è sempre aggiornato su tutte le news. Everybody kept their hands and arms inside the vehicle at all times while it was in motion. Mamma mia. So I do need to say, I wouldn't be sitting at this podium and you wouldn't have all seen that amazing imagery without a lot of support from an amazing team, both those who worked directly on the EDO cam task as well as those who supported us across the project. Allora, per quanto riguarda l'audio, hanno avuto un problema e al momento non ho capito se. Cioè, perché ha detto aspettate alla fine perché ne riparleremo della questione dell'audio sul sistema di discesa, però per adesso sembra che non abbia funzionato, ci sia stato un problema con la parte audio. Quindi purtroppo. Ma di nuovo, come dicevo, era tutto bonus, quindi non è che faceva parte della missione, era qualcosa in più e il fatto di aver comunque ottenuto questo video è wow. I'm going to turn over to Al. Al is going to be our color analyst. He doesn't have a telestrator, but he's going to actually walk through some of those videos in even more detail and actually show you some just incredible things that you can actually see once you look at those videos over and over. I'm not sure the color commentator is supposed to have as many chills as I do right now and every time I see these videos. But I wanted to add my thanks to the EDL camera team. I mean, these videos and these images are the stuff of our dreams. It's been what we've been dreaming about for years. Oh, che bello. È bello vedere che anche dopo averci lavorato per anni, anche dopo averlo visto così tanto, comunque anche nel congratularsi tra di loro riconoscono quanta fatica hanno fatto, quanto è stato un viaggio incredibile fino a qui. È bello vederli così emozionati. Da tanto l'idea del lato umano che c'è dietro queste missioni. Oh, thank you so much. Let's see. As Dave mentioned, we'll try to walk through what we see a little bit. We won't take that much time because we could spend literally all day looking at these videos, and some of us have spent all the weekend looking at these videos. But we'll just try to show you some highlights of what we've been seeing and invite you all to continue to look for more things as we kind of see new things every time we look at these videos.
So let's start with the parachute upload camera, and let me give you a quick warning to not blink, because things go really fast here. You can get a sense really of how violent that Allora, quello che sta facendo ora è una descrizione più dettagliata di quello che succede, quello che abbiamo imparato da guardando questo video. Intanto quello che vediamo è il cielo marziano a circa una sessantina credo di chilometri, qualcosa del genere. Ora magari lo dicono meglio. E quando il paracadute si è aperto, quando hanno iniziato la discesa finale, ed è la prima volta che vediamo il cielo da qui, è la prima volta che vediamo un qualsiasi paracadute aprirsi nel cielo di un altro pianeta, in questo caso Marte. Parachute deploy and inflation are. The parachute pack, the parachute is packed so densely that the pack is basically the same density as oak, and it's about 150 pounds. It gets launched out of the spacecraft with a mortar, which is basically a cannon, with a muzzle velocity of around 100 miles an hour. And Wow. the spacecraft itself was going about 1,000 miles an hour at this point, going about 1.75 times the speed of sound. So just in case you blinked, let's show you that one more time. You can kind of see that in high speed, and then or real time, and then we'll slow it down. Allora, ha detto che il paracadute è compresso così tanto che ha una densità simile a quella di oak. Quale albero è? Maledizione. Del legno, ma non mi ricordo che tipo di legno in particolare oak, così al volo. Quercia? Forse quercia. Sì, grazie, giusto, quercia. E il fatto che in pochissime frazioni di secondo si deve aprire completamente, e nulla si deve stappare, nulla deve rimanere, nemmeno uno di quei fili deve rimanere incastrato. And take a look at the details. Okay, so let's try to walk through this a bit slower, this time at about quarter speed, and we'll pause at times to point out things we see. So let's start that rolling. Okay. Here you can see the pack getting pushed out of there. You can kind of see the pack right in the middle as it's being pushed, and the parachute lid, which is right on top of it, it's kind of that circle to the left of the pack, was on top of the pack. And it was there to protect the parachute during entry. It's got some thermal... Ok, ha detto che qui c'è... Quello che vedete che sono volate via sono le parti di protezione che tenevano compattata il paracadute, e che vedete qui ancora appunto tutto molto molto denso. Qui c'erano anche delle protezioni per le radiazioni, protezioni termiche, per tutto il viaggio, per evitare che qualcosa si danneggi. Protection system material on it to keep the parachute nice and cool and protected. And the pack is used to push that lid right off the vehicle, given that cannon force. You can also see some of the other things that have popped off of that lid, which is kind of expected given how violent this launch really is. So let's move on from here. So we keep going out here. You can see the pack reach what we call line stretch. So that's as far as it's going to go. It's where the parachute is going to start inflating. Allora, questo line stretch vuol dire quanto i cavi del paracadute sono arrivati in questo momento al massimo della loro lunghezza. Quindi in questo momento i cavi sono al massimo di quanto sono stesi, e quindi il paracadute può iniziare ad aprirsi. That's about 150 feet behind the spacecraft, and it got there in just under 1 second. So this pack is really moving. That's pretty much, as the parachute starts to come out, you can see the pack is rotated about 90 degrees. That's pretty common. We've seen that in some of our testing here on Earth at high altitude as well. Ha detto che il fatto che il paracadute in questo momento sia tutto piegato di lato è normale, che l'abbiano già visto anche quando hanno fatto i test qui nell'atmosfera. The inflation. So that inflation really looks textbook. It's nice and symmetric. The parachute opens in only about 7/10 of a second. Again, really fast. There's no evidence of tangling of the lines, which is great. There's about 2 miles of lines in the parachute system. Wow. So the fact that we don't see any credo 2 miglia sono più di 3 km e mezzo, credo, di corde in totale per il paracadute. Il fatto che non si siano dato niente è già di suo spettacolare. Evidence of tangling or any kind of other misbehavior is great news. And I'm sure we'll be studying this video for many years and picking it apart frame by frame. Questo per chi studierà questo sistemi di discesa su Marte sicuramente è stato studiato nelle scuole da qui nelle università, anche da qui ai anni a venire, anche quando lanceremo nuove missioni su Marte, ma anche quando lanceremo missioni su altri pianeti, perché comunque avere una dimostrazione pratica di quello che tu hai testato sulla Terra, di come funziona effettivamente, è oro, è incredibile, perché per quanto può testare sulla Terra comunque non è esattamente come su Marte, invece in questo caso hai tutte le condizioni lì perché sei letteralmente lì. Of course, we have a second camera on board as well that recorded this launch and inflation of the parachute.
You might notice the pattern that's on the parachute here. Distinct patterns are useful in helping us determine the clocking or orientation of the parachute. Also, the contrasting sections can be useful in tracking different positions of the parachute, different portions of the parachute as it inflates. So it's especially useful when we have multiple cameras, as we do here, and are trying to track features in the parachute inflating. In addition to enabling incredible science, we hope our efforts and our engineering can inspire others. Sometimes we leave messages in our work for others to find for that purpose. So we invite you all to give it a shot and show your work. Let's move on to the rover download camera and take a look at that in a little bit more. Ok, vai. Allora, a questo punto, quindi guardiamo l'altro video, vediamo la separazione dello scudo termico. Questo l'abbiamo visto anche con Curiosity, se vi ricordate era qualcosa di simile. Lo scudo termico fino adesso, durante l'entrata nell'atmosfera, ha protetto la sonda sotto dal calore intenso dell'attrito con la parte sopra dell'atmosfera marziana. Questo scudo, noi lo vediamo la parte interna in questo caso, ha resistito a temperature di sopra 1000 gradi Celsius e è riuscito a proteggere la sonda mandando intorno alla sonda una bolla di plasma caldissima che sarebbe in grado di tagliare come burro attraverso il metallo e ha mandato via questa bolla riuscendo a proteggere tutto quanto e ora quando ha fatto il suo lavoro, una volta che il paracadute si è aperto non serve più, quindi si separa così libera la vista alla camera e anche ai sistemi di navigazione che inizieranno a mappare tutto quanto sotto per cercare di creare al volo letteralmente al volo, in caduta, una mappa di quello che c'è sotto e orientarsi verso il punto di discesa. Pausing here, we can take a look at what we see on the heat shield. First, we see the medley components on the heat shield. You can see the electronics box and the gold wires that lead to all the various sensors that measure the aerodynamics and heating during the entry portion of. Allora, quello che vediamo qui tra l'altro sono sensori, diceva che servono per misurare varie condizioni durante la discesa, durante l'ingresso, sono sensori che ci hanno mandato i dati su come si stava comportando la sonda durante la prima parte, prima della separazione dello scudo, quindi quei dati su come sta la sonda quando entra nell'atmosfera li abbiamo avuti da questi sensori qui che ora non servono più, quindi se ne vanno insieme a questo piccolo povero scudo termico. Che in un certo senso è un disco volante su Marte. In different places, both on the heat shield and free flying, which are likely frost that accumulated on the heat shield. That heat shield. Oh, bello anche questo. E forse quelle macchie che vediamo sono anche dovute a questi pezzettini qui. Sono ghiaccio. Was really, really cold during cruise, so it's not at all unexpected to see some. Si era accumulato durante il viaggio nello spazio. You can also see something we didn't expect to see if you kind of look at the 4 o'clock position on the heat shield or so, towards the middle, somewhere between the middle and the edge. One of the springs that helped push the heat shield off seems to have come loose. It doesn't, it's not much of a big deal, but it's definitely not what we expected. If you look at the other 8 springs, they actually are where they're supposed to be, all around the edge of the heat shield. There's no danger to the spacecraft here. But it's something we didn't expect and think we wouldn't have seen if we didn't have the camera system to show us what was going on. Allora, questo è affascinante. C'erano alcuni delle molle che erano piccole molle sul lato non sono più incastrate, quindi qualche pezzo non ha funzionato come previsto, ma nulla di grave, nulla che possa mettere in pericolo la sonda, ma sono piccoli dettagli di cose che hanno smesso di funzionare che potrebbero aiutare a migliorare il design futuro. Quindi in questo caso abbiamo visto qualcosa che avendo solo i dati, senza i video, non avremmo potuto notare. So let's keep rolling here. We can see that the heat shield basically stays in the same orientation as it flies away from us. It'll come back into view in a little bit. But this is great. This is kind of what we expected in terms of the aerodynamics of that heat shield. It doesn't tumble or do something weird that was unexpected in flight. So that's very useful to have this video to show us that. So in the interest of time, let's skip ahead to about 15 seconds before backshell separation. So starting this video here, you can see that the spacecraft is rocking back and forth while hanging under the parachute. Allora, in questo caso stiamo vedendo l'ultima parte della discesa e si vede la sonda che si vede, cioè la camera montata sotto il rover che si muove sopra la superficie un po' avanti e indietro e quindi in questo caso stiamo vedendo, immagino anche tra poco il rover che inizierà a mappare la zona sotto e cercare di stabilizzarsi. Pretty much what we expect. There, that white flash was backshell separation, and you can see us throttle up and begin our divert maneuver. You see the vehicle's turned over, so we're actually beginning to fly east. Allora, quello che stiamo vedendo ora è il momento in cui la sonda ha iniziato a girarsi di lato per volare dall'altra parte perché si sta orientando verso una zona con meno ostacoli dove atterrare. Esattamente, tra l'altro, come l'abbiamo preparata. Vi ricordo che
Tutto questo, tra l'altro, è stato fatto in automatico e quando noi abbiamo ricevuto i segnali di questo, tutto era già finito, la rover era già sulla superficie. I dati stavano ancora viaggiando perché ci mettono 11 minuti alla velocità della luce per arrivare a noi. E è incredibilmente emozionante vedere Marte in questo modo dalla prospettiva del rover. Questo bordo qui, questo bordo roccioso, dovrebbe essere una parte del bordo del delta che abbiamo visto vicino a cui siamo atterrati nel cratere Jezero. That's why you can see the delta over there. As it maneuvers eastward to the eventual landing site, it actually passes over the field of view, will pass over the landing site and then kind of overshoot it a little bit because it's got to stop that horizontal divert that we did. Allora, in questo caso vedete che la sonda atterra un po' più in qua, ha già sorpassato la zona di atterraggio, però ora si inclina di lato e si rallenta, quindi fondamentalmente si è piegata verso la zona di atterraggio, si gira dall'altra parte, rallenta e poi dopo scenderà verso questa zona qui a destra. You can see everything's nice and smooth now that the engines are under control, that on-sheet parachute rocking is gone. So here we are, slowing down and stopping, and we're coming straight down on our eventual landing site here. Queste sono piccole dune tra l'altro sulla superficie che ancora sono lì ignare, potrebbero essere lì da chissà quanto, e stanno lì tranquille, non si aspettano che dall'improvviso, dal nulla, dalla terra arrivano degli alieni terrestri con 8 motori potenti a spazzare via. You can see that as we really begin to slow down here, you can see the engines as we get lower throttle there and stop us here, and you can see it beginning to push all that dust around on the ground on the two sides. That shaking there is the rover deploying and the mobility during sky crane. Allora, siamo ancora un pochino in alto qui, siamo diverse decine di metri dalla superficie. Quello che vediamo è la superficie, tutta la polvere che viene sollevata. Nel momento in cui, se avete visto che si è scossa un po' la camera, il rover viene sceso con i cavi verso il suolo, mentre poi lo sky crane volerà via dopo averlo appoggiato sulla superficie. E uno dei motivi per cui è così importante studiare questo tipo di movimenti qui che abbiamo appena visto della polvere, questi qui, è perché quando arriveremo con navicelle molto più grandi vogliamo essere sicuri di non creare una zona troppo rischiosa e pericolosa per gli atterraggi delle sonde più grandi. Non vogliamo creare un cratere da dove ci appoggiamo, giusto? Quindi da questo punto di vista questo tipo di studi della polvere e di come si muove aiuterà tantissimo. Throttle it there and stop us here, and you can see it beginning to push all that dust around on the ground on the two sides. That shaking there is the rover deploying and the mobility during sky crane, and here we are coming down, and that rocking motion of the rover we'll see in other videos. But that settles down right before we hit the ground in a nice, safe, flat spot. There doesn't appear to be too much of concern that's right below us. Ha detto che comunque c'è un po' di polvere e sembra preoccupante quando la vedi così perché ti immagini una situazione magari come quella sulla Terra. Però vi ricordo che sulla Terra l'atmosfera è un centinaio di volte più densa. Significa che può sollevare particelle molto più grandi. Un piccolo sassolino che sulla Terra sarebbe sollevato davvero da una tempesta intensa, su Marte no. Su Marte potreste stare all'interno, in mezzo a un dust devil gigantesco e non riuscirebbe a sollevarvi perché la densità dell'atmosfera è semplicemente troppo bassa. Quindi la polvere che viene sollevata è quella più sottile, stile farina o borotalco. So that was the rover's view looking down. Let's take a look at the descent stage view looking down as well during that sky crane portion of flight. So here we go. The rover begins to drop away from the descent stage, and that's the first part of mobility deployed. You can kind of Bello see questa here, ripresa, right adoro che... mobility... Questi sono cavi in nylon e sono molto resistenti, devono sostenere il peso di tutto quanto il rover, che sulla Terra pesa circa 1 tonnellata, per cui qui pesa 1/3 di quello su Marte nella gravità marziana. E questo cavo invece che c'è qui, che vedete in più, attorcigliato, questo è il cavo dei dati, e i dati che vengono mandati tra il rover e lo sky crane per comunicare tra di loro. Poi viene, una volta atterrato, una volta che si è appoggiato sulla superficie, hanno finito di comunicare tra di loro, i cavi, questi 3 vengono separati per primi, poi anche questo, e poi lo sky crane purtroppo se ne va. Kind of shook a little bit in that first deployment. Here you can see the bridles that are hanging down from the top of the picture. Those are what's supporting the weight of the rover below the descent stage. And if you look down toward the left, the bottom part of the image and toward the left, you can see that gold umbilical. That's what's transferring all the information between the rover and the descent stage, including this video. This picture is coming down from the camera up on the descent stage down to the rover through that cord, in addition to other information that's going back and forth. So as we keep going here,
You can see the bogie deploy. That's on both sides of the mobility back. You see those wheels, the back two wheels on either side swing down. That caused a little bit of rocking of the rover as expected, but you can kind of see that kind of settles out a little bit right as we enter that plume and dust cloud. Ah, è affascinante. Si è visto un pezzettino volare via, che chissà che cos'era. Devono aspettare in questo momento che tutto quanto la polvere sia andata via. Però guarda, non sembra neanche Marte a vederlo così. Abbiamo sollevato un polverone quando è sceso sulla superficie. Però, di nuovo, l'atmosfera è molto molto sottile, quindi non è preoccupante. As we get down and touch down. And the video ends at touchdown, of course, because the camera that's taking this video is about to leave this area in a hurry on that descent stage after we cut it loose from the rover. So now let's take a look at the rover upload camera. So now staring up at the descent stage from the rover. So here we go. We got a really close-up look at the descent stage, and we can start rolling that. You can see the descent stage as the rover begins to fall away from it, and see the effect of that rover wobble from the mobility deploy. So pausing here, the first thing that most people will probably notice is that there's no plumes or no visible smoke or anything else coming out of the rockets at the corner of the descent stage. That's expected. Hydrazine isn't a combustion reaction when we burn it. The exhaust products are nitrogen and hydrogen, which are clear. So we expect the plumes to be clear. That's what we... Allora, questa cosa è molto importante perché ho già visto diversi avere problemi con questo concetto anche per quanto riguardava le missioni Apollo, e periodicamente è una domanda che viene fuori perché è molto difficile da immaginare per come pensiamo normalmente ai razzi. Qui questi razzi in questo momento sono accesi, ma sembrano spenti, giusto? Perché dove sono le fiamme? Beh, il fatto è che l'idrazina, che viene utilizzata per questi motori, produce come prodotti di combustione azoto e idrogeno, ed entrambi sono incolori, non si vedono come fuoco, come altro. Inoltre considerate che l'atmosfera è molto meno densa, ricordate, più di 1/100 di quella della Terra, quindi se vi ricordate quello che vi dico sempre dei video dei razzi, dei lanci, che man mano che saliamo si vede la forma del gas che fuoriesce dai motori aprirsi come fiore. Beh, perché la stessa cosa succederebbe qui, e quindi il gas non viene spinto dall'atmosfera verso il basso quando magari arriva una densità alta perché si veda qualcosa, e quindi viene spinto subito sul lato, e già di suo è trasparente, non è neanche molto denso, quindi è molto difficile riuscire a vedere qualcosa, ma questi sono accesi, quindi non c'è nessun mistero, è semplicemente il gas che viene rilasciato è trasparente. We see in tests here on Earth as well. So I can promise you those engines are on, though. One thing you can see in the Earth testing we do is that the thrust chambers of those engines get kind of hot and glow pink. And you can kind of see that in the engines here, especially if you look at the engine at the very top right of this image. If you look closely right above the engine bell there on the thrust chamber, you can see little streaks of pink on there. And that's what's happening. As the engines have been on for a long time, they get really hot. And that heat shows up there in those pink stripes that we see. So take a look. Una delle prove è che ci vedete delle piccole strisce più rosa intorno, perché i motori sono molto 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 caldi. Quindi anche se non si vede il fumo, tra virgolette, che fuoriesce, in questo caso si vede che sono motori molto molto caldi perché sono accesi. Closely when you get a chance to look at the image in some detail. As with the previous videos, you can see the bridles that are supporting the weight of the rover there at the bottom now of this image, and that umbilical, again, transferring data back and forth between the descent stage and the rover. So let's keep going a little bit more. You'll see the image begin to wobble a little bit here. I can promise it's not the descent stage wobbling, it's actually that rover tipping back and forth a little bit as we saw as the mobility deploys, both the first initial mobility deploy and then the bogies deploying. As we near touchdown, let's slow it down a bit and proceed in slow-mo here. So now we're watching about quarter speed. Things are getting pretty... Qui siamo a un quarto della velocità, e uno dei prossimi passi ora, una volta appoggiato sulla superficie, si vede sollevarsi a un sacco di polvere, dovremmo anche togliere, dovranno anche tagliare i cavi. È incredibilmente affascinante vederla in questa prospettiva, perché con la polvere sollevata tutto così, con le luci che si intravedono e i cavi, ditemi se questa non sembra una cosa fantascientifica. Sembra uscita fuori da un film di fantascienza. Cioè, esteticamente è bellissima, è fighissima questa cosa. Dusty here as we get down toward the bottom. Take a look here at the bottom left of this picture. You'll see actually the instant that we cut the descent stage away.
And you'll see those modules begin to get retracted up toward that descent stage as they're pulled up. And this is as planned. See as they got yanked up there right before. And then we'll see the descent stage begin to turn and ascend and head out. E qui, povero Skankeren che ha lavorato tantissimo, ha messo in sicurezza tutto quanto e purtroppo non c'è modo di recuperarlo, di salvarlo, di farci qualcosa, e quindi il suo obiettivo è portare giù il rover e non mettere in pericolo poi dopo il rover. Quindi una volta fatto tutto quanto inizia una manovra kamikaze che lo porterà via da lì per schiantarsi più lontano in modo da evitare qualsiasi problema con il rover stesso. Toward the northwest with the umbilical dangling behind it. Since the rover was pointed almost directly to southeast, the descent stage chose to go toward the back. That's also to make sure, of course, that the engines don't plume the rover, that we don't damage the rover with that engine thrust. So we sent that descent stage off to the northwest, which Jessica will show you about in a little bit. So I can and have watched those videos for hours and keep seeing new stuff every time. So I invite you all to do that too. So now I'll turn it over to Justin, who will talk to you a little bit about the images we've been taking on the ground. Oh, eccoci. Allora, ora si passa, dopo aver visto questo video stupendo della discesa, che probabilmente davvero binge-watcherò, come hanno detto loro, riguarderò tutto il resto della settimana. Abbiamo le immagini ottenute, nuove immagini dalla superficie. I'm the Mars 2020 Perseverance imaging scientist here, and I develop imaging systems at JPL. And when Dave asked me to help out with the EDL cam development about 6 years ago, I was really excited about it. I knew it would be challenging and interesting, and even possibly spectacular, but I had no idea that it would be this amazing, and we are so happy and proud, and I just want to thank Dave and Matt for just giving us the leadership. Posso dire che comunque creano un hype incredibile, perché continuano a dire è quello che abbiamo fatto, le foto sono venute da Dio, cioè sono belle, sono molto belle. Ma prima fatemi ringraziare, sì, facci vedere le foto. Colgo tra l'altro l'occasione che sono in pausa per ringraziare Zonta81 per la donazione, grazie davvero di cuore, e grazie a tutti voi che vi siete abbonati. Se non vi siete ancora abbonati, considerate la possibilità di farlo, perché questo canale va avanti grazie a voi e agli abbonamenti, e arriveranno nuove live anche solo per gli abbonati, quindi non vi perdete niente sul canale. E avremo tantissimi lanci spaziali, nuove missioni, e quindi se vi piace, se volete aiutarmi a continuare a farlo e far crescere questo canale, e magari un giorno andare anch'io a vedere i lanci per voi e poterli commentare e mostrarvi come avvengono in diretta, abbonatevi, e insieme riusciremo a creare una community di appassionati qui per seguire tutte queste missioni. And giving us the chance to do this. Like Matt and Dave and Jennifer and Rick and others on the project, I've actually worked on all 5 of the NASA rover missions, and as part of my job, I review images from Mars like every day. That's what I do. And when I saw these images come down, I have to say, I was truly amazed. And I know it's been a tough year for everybody, and we're hoping that maybe these images will, help brighten people's day. Your smartphones and make them your screen backgrounds and things. I'm just really happy that it all worked out. So now we're on Mars, and I'm going to talk a little bit about what we've been doing over the weekend. Over the weekend, we deployed the RSM, and if you go to the first picture, there's a picture of the remote sensing mast, the RSM. Ok, allora, al momento stanno raccontando cosa hanno fatto durante il fine settimana, e una delle prime cose più importanti era riuscire ad aprire il mast, che è questa struttura qui, la testa del rover, fondamentalmente collo e testa, tutta questa struttura che vedete in alto. Le prime immagini che abbiamo visto, che avete condiviso in tanti, che abbiamo visto insieme, con le piccole in bianco e nero, tutte con la grandangolare, col fisheye, quelle camere sono queste qui davanti, servono per evitare gli azzardi gli ostacoli quando il rover si muove sulla superficie. Quindi se c'è un sasso pericoloso o altro, il sistema delle camere lo nota e può dirlo subito al rover. Quindi queste camere sono più piccole, sono più compatte, la risoluzione non è il massimo, rispetto alle altre camere, comunque, anche se come abbiamo visto delle foto stupende, ma per ora sono venute da queste. Le camere ad altissima risoluzione sono qua su, quindi dobbiamo prima aprire la testa che era piegata, accendere le camere, fare i test, e poi dopo possiamo ottenere immagini con le camere di navigazione in alto e le 2 camere principali che servono per le foto stereo ad altissima risoluzione, e poi questa che è una camera per fare studi di natura più chimica.
which is that mast on the rover, and you can see the navigation cameras up there, the left and right navigation cameras, or nav cams as we call them. This is another new imaging system that we've developed here specifically for the 2020 mission. These cameras represent a pretty significant advancement over previous imaging systems that we've flown. These are 20 megapixel color cameras with very high resolution and wide angle lenses that we used. Ha detto, sono camere nuove che hanno progettato apposta per questa missione con una risoluzione, con sensori da 20 megapixel, con una risoluzione molto più alta a colori rispetto a quanto fatto prima, e serviranno per la navigazione del rover sulla superficie di Marte in futuro. To basically map out the surface as the rover drives, and then we use these images to do planning and things. And so the first thing we did after we deployed the mast is we started imaging the surface. So the next slide shows one of our first images from the cameras. Wow, this bellissima! image is actually in low resolution mode. Allora, questa è la camera ancora a bassa risoluzione per riuscire a mandare subito i dati indietro. E intanto, allora, si notano delle strutture all'interno, credo sia a bordo di qualche cosa. Non so in che direzione. Il delta dovrebbe essere di lato, quindi non so quale parte del cratere è. Forse questi sono bordi del cratere in lontananza. E questa è la batteria, vabbè, insomma, il generatore nucleare. Questo, se vi chiedete che cos'è questo, questo è quello che alimenta il rover. E vedete questo dischetto qui con i colori? Questo verrà usato per calibrare i vari colori delle camere principali. Mentre questa è l'antenna che vedete qui per la comunicazione a terra e vari strumenti scientifici sparsi ovunque. So it's 1/4 of the full resolution of the camera, so it's been shrunk down. But you can see right there the Viste that we're seeing. This is the rover, obviously, on Mars, and you can see some of the material that landed on the deck. But everything looks in good shape, and so we're using these images to inspect not only the vehicle, but the surface around us. The next slide shows the view down towards the surface. You can see the wheels there. This is the same surface you just saw in the EDL cam videos. You can see some of the scouring. Bellissimo! È tutto il fine settimana, tra l'altro, che continuo a speculare su cosa potrebbero essere questi vari piccoli oggetti sparsi, cioè le rocce, se sono di tipo sedimentario, se sono vulcaniche. C'è un po' di polvere sparsa ovunque che abbiamo spostato noi durante la discesa. Le ruote sembrano tutte in ottima salute e il rover è ancora tutto pulito, salvo un po' di polvere che si è infilato un po' dappertutto, ma è ancora niente rispetto a, guardate Curiosity com'è dopo 9 anni su Marte. For us, clean it off, make it nice and clean so we can take pictures of it and dust it off for us. The next slide shows a view looking out towards the south, and this just an amazing scene here. Wow. This is it. This is Mars. We're here in our place that we're going to be exploring over the next months and coming years. E questo è un quarto della risoluzione che otterranno dopo. Wow, è semplicemente bellissimo. Questo credo davvero a questo punto che sia il bordo del cratere in cui si trovano. And it's just really exciting to see. These scenes look familiar to us. They look Earth-like in a sense. You see them. Come vi sembra? Così a di pancia, quando vedete queste foto, qual è la vostra impressione? Come vi sentite a vedere Marte in maniera così realistica? Piccola parentesi, i colori sono più o meno reali, non sono magari, sicuramente con il tempo miglioreranno perché li calibreremo meglio, ma come per adesso è abbastanza realistico. Marte, come la Terra, ha un sacco di colori, non è solo rosso o solo seppia o altro, dipende molto dal periodo del giorno, dipende dalla quantità di luce, dipende dalla polvere sospesa nell'atmosfera, ma se ci pensate anche nel caso della Terra ci sono giornate con un sacco di nuvole, giornate con il sole, ci sono giornate in cui il tramonto è molto più rosso e varia tanto, quindi non c'è uno solo colore generale di Marte come non c'è della Terra, così come la superficie può avere tanti colori diversi. È vero che è dominata da una polvere molto ricca di ossido di ferro, quindi ruggine, che gli dà questo aspetto, ma c'è molta più variazione di quanto sembra a occhio. E vedete questa zona più chiara? Questa è stata schiarita così dalla polvere mandata via direttamente dal rover. Quindi vedete sotto la polvere che copre Marte, le rocce possono avere varie tinte, non sono rosse, sono più varie di così. Possono andare da... Abbiamo trovato depositi di rocce più bluastre, più grigie, più chiare, più bianche, più gialle,
Quindi c'è tanto colore sulla superficie di Marte, oltre a questo che vedete dominato. Uno dei vantaggi di scendere, secondo me, in questo modo è che hai un bonus iniziale di un sistema che ti solleva tantissima polvere e quindi le rocce sono esposte. E quindi alcune rocce che magari non sarebbero state visibili subito perché coperte da un po' di polvere, ora sono molto più facilmente visibili perché la polvere è stata mandata via. The mountains back there and the rocks and things, it's just, it really is the surface of an alien world, and we just arrived. You can also see some more scouring there over on the right. The next image looks over towards the west. You can see the delta out there in the horizon, and again, more scouring from the rocket plumes. And then we take all of these images and we stitch them together into panoramas, and so that the next frame shows the full panorama. Bello questo. Allora, quello che hanno fatto è mettere insieme tanti dei dati ottenuti, tante delle foto ottenute, per creare un panorama globale a 360 delle viste intorno al rover. Quindi per questo vedete due pezzi di rover, vedete il rover distorto sotto, perché è un panorama 360, come potreste scattarlo anche con il vostro cellulare girando intorno e poi vi trovate una lunga striscia. Quindi questo è tutto intorno al rover, si vedono le zone schiarite, vedete una qui e una qui. Questa potrebbe essere forse il delta. Madonna, passerò tutta la nottata a cercare di capire la geografia dei vari posti sulla superficie di Marte. From the navcam, stitched together. Mamma mia, We're che still risoluzione working out bellissima. calibration and things, so this is approximate color, but it just gives you a feel for the vista here that we're our new environment that we're going to explore, and we're hoping everyone will join us in seeing these images. Today we're going to be releasing a whole slew of raw images. It's been a fire hose of data, basically. We have thousands of images already from the EDL cameras, nav cams. You've seen Ok, allora, questa è stata una notiziona bellissima, perché hanno appena detto che hanno rilasciato migliaia di immagini raw. Grazie, ok? Quindi dopo vi faccio vedere meglio. Significa che le immagini, quelle che abbiamo visto, sono elaborate, ma i dati grezzi verranno rilasciati pubblicamente a tutti disponibili. Anzi, lo posso far vedere subito. Questo è il sito. Questo qui. Ok? Qui, in raw images, se andiamo, vediamo che sono aggiornate. Qui erano ancora 145. Sicuramente arriveranno, le caricheranno prossimamente. Qui trovate tutte quante le foto, e le foto hanno segnato in che filtro sono state ottenute. Queste sembrano vedete che ci sono alcune che sono uguali, queste tre per dire, no? Sono tutte e tre uguali. Perché hanno scattato tre foto identiche? Perché non sono scattate tre foto identiche, ma queste tre foto sono in tre filtri diversi. Sono rosso, giallo e blu. Soltanto che ai nostri occhi, con il filtro di solo quella lunghezza d'onda, a noi sembra bianco e nero. Ma perché se volete vedere i colori dovete montarli insieme. Quindi se prendete i dati di queste, c'è un sito chiamato Combine RGB Channels, che posso lasciarvi, guarda, vi lascio subito qui in descrizione. È mega super semplice. Mettete qui i vari canali, quindi mettete le immagini per rosso, verde e blu, e vi combina l'immagine in qualcosa a colori RGB. Quindi dopo potete estrarre questi dati, potete usare Photoshop per cercare di modificarlo voi e approssimare il colore che volete e creare voi i vostri montaggi. Ci sono software per cercare di rifare l'immagine partendo da questa versione in fisheye a qualcosa di come la vedreste con i vostri occhi. Quindi questi dati sono tutti quanti gratuitamente disponibili a chiunque, per cui potete andare a divertirvi. Ora qui sono 148 che erano solo quelle iniziali, ma appunto ha appena detto che arriveranno, ha rilasciato migliaia e migliaia di immagini grezze, e durante tutta la missione questa cosa capiterà di continuo. Quindi ogni tot tempo, ogni qualche giorno, eccetera, più o meno ogni giorno succede per Curiosity, quindi mi aspetto qualcosa di simile. Arriveranno nuove immagini grezze di quello che succede su Marte. Ma io vedo 5.000 più immagini caricate. Forse anche, appunto, devo probabilmente riavviare io se ho provato ad aggiornare, ma ancora non mi compare, forse perché devo andare in raw images. Vabbè, insomma, comunque, ad ogni modo, qui le trovate tutte quante, e quindi anche prossimamente potete divertirvi a vedere le immagini. And so we will be putting those out on the website today for people to download and process yourself, or just look at the great pictures, find your favorite picture, and make it your screen background. And then the last image that I just wanted to point out is the first image, one of the first images from the Mastcam Z camera. This is another next generation.
Allora, le camere a risoluzione più alta e più che altro le camere che più mi aspetto sono le Mastcam Z, che sono delle camere progettate tra l'altro con l'aiuto di vari paesi, tra cui anche molto lavoro è stato fatto in Francia per la struttura di base delle camere. E niente, queste camere sono in grado di vedere quello che vi dicevo l'altra volta, di zoomare in modo ottico e possono avere uno zoom ottico per vedere una moneta da 1 centesimo a 100 metri di distanza. E questa è una delle prime immagini che hanno scattato. Jim Bell is the PI. I'm the deputy PI for this, working with our industry partners, MS Cubed, down in San Diego. This is just a fantastic imaging system. This is a preview of things to come. This system has a zoom lens on it. That's what the Z stands for. And we are going to get incredibly high resolution photos from this imaging system. Questa è la prima foto, non è ancora calibrata e questa sarà in grado di... queste due camere saranno in grado di mostrarci panorami in 3D. Z sta per, come vedete qui, per lo zoom. Saranno in grado di vedere tutto il paesaggio intorno e, che ne so, metti che trovi una roccia molto interessante in un posto in cui non ci puoi arrivare con il rover, puoi zoomare fino a lì e vedere i dettagli di piccoli aspetti di quella roccia in un modo che con altri rover non avresti mai potuto sognare. NEM 2010 dice: ciao Adrian, posso essere controtendenza senza farmi linciare? Assolutamente. Emozionante tutto quanto, però non riesco a sopportare la curvatura sull'orizzonte dovuta alle lenti. Quelle lenti c'è un motivo per cui sono così, e non è fatto per estetica, è per motivi pratici, perché servono per la navigazione. In questo modo il rover stesso può avere più campo di vista possibile, quindi può vedere più ostacoli possibili intorno a sé. Quindi, come dicevo, ci sono software, se vuoi, per rimetterli come senza grandangolare, puoi rimontarli, quindi non è un problema. Però per il rover a lui servono così. I just wanted to point out a few things in this picture. On the far right, you can see those cables where they had been cut in the video that you just saw. So there's kind of a close-up of that. Bellissimo, questo non l'avevo ancora notato. Qui c'è il posto dove sono stati tagliati i cavi, credo, dei cavi dati dal rover verso lo Skycrane. Bellissimi. Queste, non so se l'avevo visto qualcosa del genere mai su Curiosity, dovrei guardare meglio. Questi sono appunto, questi cavi erano collegati fino allo Skycrane, poi sono stati tagliati di netto qui. Credo che parlerà anche di questi due, che sono dispositivi che servono per calibrare le camere. Questi, vedete che ci sono dei dischetti con vari colori, servono per assicurarsi anche qui che le camere sono bilanciate in modo giusto, sono tarate per i colori, eccetera. And just in the middle, to the left of that black instrument, that's the rover upload camera. That's the camera that actually took the video of the Skycrane. Ok, questa invece è la camera che ha ottenuto i video dello Skycrane. Quindi questa era una delle camere da cui abbiamo visto lo Skycrane poi partire via da lì. As we were coming down. And then in the bottom of the frame is the Mastcam Z calibration target set. There's two of them. There's the circular one with the shadow post and then the color chips on the bottom. There's another cal target in the back. That's the SuperCam instrument with our partners from Los Alamos and in France. We're going to be commissioning SuperCam over the next few days. And then finally, just as a teaser, I'll point out that there is a little antenna there to the right on that box, center right. That is the helicopter antenna. That's the helicopter base station location. And preview of things to come. We're excited about that as well. So with that, I'm going to turn C'è l'antenna per comunicare con l'elicottero. Vi ricordo che l'elicottero è ancora lì, hanno acceso l'elicottero, funziona bene, sta bene, cioè funziona nel senso che il computer funziona e nulla sembra rotto. E quindi nei prossimi 2 o 3 mesi probabilmente vedremo anche il volo dell'elicottero. All right, thank you, Justin. I know you can attest firsthand to being in the control room and the excitement that everybody has been experiencing, seeing all these images from the surface. And as they come down, we're immediately sharing them and everybody clapping and smiles all around. So, great camera suite. So I am happy to report that Perseverance is healthy and continuing with activities as we have been planning them over the first few sols on the surface. Allora, intanto chi è lei? Lei è Jessica Samuels, lei è la mission manager della missione sulla superficie. Finora abbiamo visto quelli che sono stati protagonisti dell'arrivo su Marte e dell'atterraggio su Marte della missione. Jessica Samuels è quella che si occuperà della missione ora come manager
Una volta arrivato, per quanto riguarda tutte le operazioni, tutto quello che verrà fatto a livello scientifico, eccetera, lei è a capo del To management. date, which is really only just 3 sols of activities and one more, and coming up later this afternoon, we've executed 5,000 commands. So lots of instructions to the vehicle for her to perform, and having everything come back exactly how we've been wanting it to, with respect to our health checkouts. Ha detto che hanno effettuato già 5.000 diverse operazioni nei primi 3 sol sulla superficie di Marte. Un sol su Marte è un giorno su Marte, e dura leggermente di più di un giorno sulla Terra. E che per ora hanno fatto tutte le operazioni, il rover è in salute, funziona tutto benissimo. Appunto, abbiamo visto alcune delle foto e si preparano a fare gli ultimi test anche per tutto il resto delle navicelle. A proposito, visto che sono in pausa, ringrazio tantissimo tutti gli abbonati, grazie, vorrei abbracciarvi fortissimo tutti quanti, non si può, ma consideratevi abbracciati metaforicamente a distanza, e questo canale va avanti grazie ai vostri sub e ai abbonamenti, quindi senza di voi non riuscirei a fare tutto questo. Quindi se vi piace, se vorreste che facessi più dirette di lanci spaziali, missioni, conferenze per raccontarvi tutto quello che succede nel mondo dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale, subate, aiutatemi a rendere questo possibile, e grazie anche di cuore per tutte le donazioni. Un abbraccio fortissimo per tutti quanti voi. And our instrument checkout. So things have been going well. A couple key highlights. So we have fired and released our launch lock restraints to allow mechanisms to be deployed. We saw the remote sensing mast, but one of those also being the high gain antenna. Now, this is important for the high gain antenna to be deployed because it increases our uplink rate to the rover, and so it will allow us to send a higher volume of instructions to Perseverance and allow her to. Allora, ha detto che tra le altre cose che hanno fatto finora è stato anche, hanno preparato l'antenna ad alto guadagno per iniziare a mandare molti più dati agli orbiter. E per quanto riguarda la comunicazione con gli orbiter, dovete ricordarvi che prima di tutto le operazioni si fanno di giorno. Anche su Marte ci sono degli orari e tra l'altro lavorano con dei fusi orari che sono molto diversi. Vi faccio vedere una cosa curiosa. Eccolo qua. Questo è un orologio in diretta, è un'applicazione che adoro, che mi porto dietro, di quali sono le ore su Marte. In questo momento l'ora sulla Terra è 21:06 per noi e l'ora universale è le 20. Su Marte ci sono diversi posti e AMT sta per il posto che sarebbe per noi Universal Time, ok? E sono le 7:33 di mattina, ma poi in base alla posizione delle varie sonde ognuna c'ha il suo orario. Quindi per esempio Perseverance è in un posto dove l'ora per il rover ora sono le 12:43. Le persone che lavorano a queste missioni non lavorano con gli orari terrestri, lavorano con quegli orari lì. Quindi quando si alzano, quando vanno al lavoro, che giorno è, che ora è durante il giorno, dipende solo da l'orario marziano. Quindi è il momento in cui il sole è più alto, più basso, eccetera, possono fare diverse operazioni. Quando inizia, quando finisce il giorno, varia anche durante l'anno in termini di luce, in base alle stagioni, perché Marte ha stagioni come la Terra, per cui, ecco, riuscire a lavorare con il tempo su Marte richiede molti più orologi rispetto a qualsiasi altro lavoro sul nostro pianeta in questo caso. E qui potete vedere Insight e Curiosity sono leggermente vicine, c'è una piccola differenza tra di loro. Perseverance è 12:44 in questo momento sulla superficie di Marte. Perform more involved activities over the days to come. Additionally, with respect to our communication, we have established a strong communication link with all of our relay orbiters and our partners, the Mars Reconnaissance Orbiter, the MAVEN Orbiter, Trace Gas Observer, the TGO, and Odyssey spacecraft. And so we thank those teams and are happy to be able to use those assets to relay all of the information that all these beautiful images that we are looking at today. Mamma mia, bellissimo. Allora, intanto hanno aggiornato il fatto che stanno lavorando con tanti enti diversi e che funziona tutto bene. Tra l'altro, se volete rivedere le immagini, le potete trovare tutte quante, le postate, alcune, poi le posterò tutte quante anche qui. Se andate a seguirmi su
Twitter potete vedere già subito, per esempio, il filmato della discesa, potete vedere il filmato del panorama, quindi basta che andate qui su Twitter. O se no, su Telegram potete guardarlo su Telegram L4U Space News. E lì potete, se avete Telegram, seguire tutte le notizie e vedere non solo il video, ma anche strada facendo come va la missione. Quindi andate lì, seguite il Telegram e seguite anche me su Twitter. E noi torniamo alla diretta. Allora, per quanto riguarda invece le immagini grezze, le trovate qui sul sito. Sono 251 nel frattempo. Quindi vedete ci sono le immagini con vari filtri. Basta che utilizzate poi dopo le app o anche Photoshop per mettere insieme i vari filtri e tada, avete le vostre immagini. Potete scegliere voi quello che vi interessa delle immagini grezze e iniziare a montarle insieme. Questo è un sito dove combinate i canali RGB direttamente online, ma potete farlo con un sacco di altre applicazioni o direttamente software che avete voi sul vostro computer. E divertitevi a creare voi. Sulla stessa pagina potete andare a vedere la missione come sta, ma anche le immagini principali e i video. Quindi tutti i video, tutte le cose che abbiamo visto le trovate qui selezionate. Quindi queste sono le selezioni. Ma se volete vedere direttamente quelle grezze basta che andate su multimedia, dove c'è audio, video, immagini. Raw images sono quelle grezze e qui le trovate tutte quante. Stanno caricando, saranno migliaia e migliaia di immagini e saranno molte di più nei prossimi giorni. Quindi divertitevi e create le vostre versioni e poi condividetele. Ricordatevi di taggarmi quando le condividete, così le vediamo insieme. Ok, vediamo quali altre novità ci sono della missione. Remote sensing mast motion checks were nominal and as expected, and all of our instruments have gone through their initial checkouts, and we're happy to report that they are all performing nominally and as expected. Now, when I say nominal, it really means fantastic, because we can't wait to continue to use this payload suite. Our backup computer was turned on yesterday, and that was in preparation for our upcoming flight software transition, which we will be performing over the next few days. And the Ingenuity helicopter has also been checked out, and we have performed a battery charging event, which we will continue to perform over the weeks to come in preparation for that aspect of the mission. Allora, intanto hanno detto che stanno continuando appunto a fare le varie verifiche della missione, incluso il secondo computer di riserva a bordo e anche l'elicottero Ingenuity a cui hanno caricato le batterie. E le batterie stanno bene. Anche i microfoni stanno bene, sono sicuro che non ci sono problemi, usciranno sicuramente. Ora io non sono arrivato ancora alla parte della conferenza, sono sicuro che sia più in là ci sarà anche tra l'altro l'audio, ci arriveremo. Per quanto riguarda comunque l'audio e tutti i video o altro, come dicevo, basta che andate su Telegram, cercate L4U Link for Universe, quindi Space News, e potete vedere già anche lì direttamente sul vostro cellulare tutto. Grazie di cuore anche agli abbonati, ho visto anche ora un paio di nuovi abbonati, e anche Jacopo per la donazione. Grazie Jacopo! E le donazioni mi aiuteranno a mettere su fondi per cercare di migliorare tutto quanto per il canale e tornare a fare i video, gli Astro Caffè per la nuova stagione, e anche riuscire a mantenere il canale per il futuro e crescere, fare delle interviste. Quanto sarebbe bello poter chiamare alcune di queste persone, contattarle e fare delle interviste qui, dove potete live voi direttamente fare domande a ingegneri aerospaziali, a scienziati e scienziate eccetera. E quindi se riusciamo a creare una bella community con quei fondi, io cercherò di attrezzarmi in modo a poter fare interviste anche, portarvi le voci direttamente delle persone protagoniste, e anche molto molto di più andare a visitare questi posti per vedere come costruiscono le missioni spaziali, come costruiscono le sonde eccetera. Quindi sappiate che anche le piccole donazioni e tutto quanto fa davvero tangibilmente la differenza, o anche l'abbonamento, e se avete Prime potete tranquillamente abbonarvi gratis per voi. Ok, andata, grazie anche a tutti quanti. Vi dispiace solo non poter dire i nomi di tutti, ma continuiamo la nostra avventura alla scoperta dei dati. This is a much more surface capable, a lot more capabilities for the surface mission as part of this flight software load. It will take us a few days to transition, but once we're on that load, it will allow us to do further in-depth checkouts of the instrument, as well as deploy the robotic arm and exercise some of the turret
items that you see in this image. So you can see that we have our coring drill in the center, our pixel and Sherlock instruments mounted to... Allora, questa è una delle cose che cercheranno di fare. Questa è la testa che avete visto del braccio robotico. Ok, quindi la testa l'abbiamo vista prima, è quella che ha fatto la foto. E ora la prossima cosa che faranno è muovere il braccio robotico e cercheranno di fare delle prove con questo sistema che ha una trivella qui e anche una camera per fare delle foto in sia ultravioletti che poi un'altra camera, un altro sensore che è questo qui, pixel, per le foto in raggi X. E questi sensori serviranno per capire la composizione di minerali e composti chimici all'interno delle rocce, quindi, e anche di capire quali sono le rocce più interessanti, perché vi ricordo questa missione sta dando la caccia a tracce di vita passata su Marte e una volta che troviamo i campioni più intriganti possiamo prendere quei campioni, metterli da parte e lasciarli lì, uno dei obiettivi più importanti della missione, per una nuova missione che arriverà alla fine di questo decennio per prenderli e portarli poi fino a casa. Quindi questo è l'inizio di un percorso che tra un decennio, se tutto va bene, ci porterà ad avere campioni della superficie di Marte raccolti da questa missione a casa e magari le prime prove certe del passato, della vita nel passato di Marte. Quindi durante questo decennio, grazie a questa missione, pensateci, potremmo essere l'ultima generazione. Noi potremmo essere gli ultimi che vivono in un mondo dove gli umani sapevano di solo un pianeta con vita nel Sistema Solare. Quindi voi potreste dire, io ero vivo quando noi sapevamo della vita soltanto sulla Terra. E tutto nei prossimi anni, grazie a missioni come questa. È da brividi e non vedo l'ora, e qualsiasi cosa impareremo da questa missione sarà straordinario, ma non vedo l'ora di vedere cosa combinerà questo strumento qui particolare che hanno portato fuori. The side, and that black tank is to support the gas dust removal tool, which will remove dust from the surfaces that we will be inspecting later. So coming up here, the wheels, if you noticed in the image now, are off to the side. We will be performing a wiggle. We'll straighten those up. We'll do a short drive. And as I mentioned, deploy the robotic arm. And then continue with further in-depth checkouts. Hanno detto che tra le altre cose faranno una piccola guida, quindi per adesso sono rimasti fermi, non si sono mossi, inizieranno muovendo il braccio prima, tipo stiracchiandosi, e poi le ruote, se ci fate caso, sono tutte piegate di lato, poi dopo le raddrizzeranno e inizieranno a fare una piccola guida per vedere se tutto va bene, se il rover si trova bene cioè se funziona tutto come previsto. So we are very excited to be happily on the surface and exercising our system and looking for what's ahead. So going back to our partnership with the larger Mars spacecraft and science teams and community, we're really excited that the MRO spacecraft, Mars Reconnaissance Orbiter, and the HiRISE team was able to find our hardware on the surface of Mars. So if you see in this image, if the next pop-up... Che bello! In questa foto c'è... Allora, non l'ho vista, aspetta, devo dargli la caccia io prima. Perché ora zoomeranno sicuro, ma dovrebbe essere... Dov'è? Voi riuscite a vederlo? Forse qui? Forse qui? Forse questo? No, è allora, qui c'è... Questo credo sia lo schianto. Questo in particolare qui credo sia lo schianto credo forse lo scudo termico. Questa è la foto dallo spazio della zona dove il rover è atterrato, quindi il rover è qua da qualche parte. Forse questo? Forse è questo davvero. Have the descent stage, the parachute and the heat shield all here in this image. No, ecco, come non detto. Aspetta, tolgo i sottotitoli. Ecco, scudo termico qui. Vabbè, qualcosa mi ero ricordato. Descent stage, questo è lo Skycrane che si è schiantato qui. Qui abbiamo il paracadute con il guscio. Il rover Perseverance. E scudo termico in fondo. Il rover è qui. Chissà, tipo, se dipendesse da voi ora, no? Dovendo fare una guida futura, dove andreste? In che direzione? Andreste diritto verso questo piccolo cratere di qua, attraverso queste dune, verso questo? O andreste di qua intorno, verso questo cratere, girandogli intorno per andare qui? O magari andreste direttamente in mezzo per passare a vedere questa zona qui? O in giù?
dove andreste? Che cosa fareste voi direttamente se foste... È pieno di possibilità questo posto e vi rifaccio vedere, vediamo, tanto comunque magari lo fanno vedere di Which is loro. about 700 meters away from where Perseverance is on the surface. Parachute is about 1.2 kilometers and Allora, il paracadute è circa 1,2 km, quindi da qui a qui ci sono 1,2 km di distanza per darvi un senso di scala. shield about 1.5 kilometers. And so it's very exciting that we can see all these different components now that we've landed on the surface. And as a special treat, the high-rise image was able to actually acquire... Dai, oh mio Dio, è bellissimo! Che spettacolo! Cioè, questo è il livello... Mi chiudono il canale perché è proibito questo livello di cose porno su in questa... È guarda che spettacolo! Si vede, la sonda credo che si sia schiantato, si vede il paracadute mentre si sta sgonfiando e si vedono appunto i pennacchi tutto intorno e... bellissimo! Event from their perspective, and we can never have enough images of this activity, and so this is a fantastic view. But I'm going to send it back to Dave here. He, as part of this suite, we have one more surprise, or one more gift, I'll say, that we've been able to receive from this package. Over to you, Dave. Thanks, Jessica. So I think we probably have overloaded your visual sense for a little bit, but we're going to do something a little bit different, and I'm going to have some fun here for a second, too. So Fa che sia l'audio, ti prego. I'm going to get rid of this. And I'm going to talk to you now with this. This is the microphone that was part of the EDO camera system. Questo è il microfono che è stato parte del sistema di entrata e discesa e atterraggio sulla superficie di Marte. Quello che dicevamo prima, che da cui non hanno preso dati, vi ricordate? Che non si sentiva l'audio durante la discesa? Beh, questo è una copia identica di quel microfono. Ha detto, questo è il microfono, e per un attimo nella mia testa mi sono immaginato che questo è il microfono. Ci siamo scordati di metterlo. Era questo, dovevamo attaccarlo, ma niente, qualcuno... si è scordato che doveva attaccarlo. EDO cam system was first envisioned. It was set up as just a bunch of cameras to capture some amazing imagery on the surface of Mars. And about a year or so after it was first conceived, I got a phone call, another call from Matt. After talking to headquarters, asked the question, could we possibly put a microphone as part of our EDO camera system? So we worked with the team, we took a look, and sure enough, it was something that we could do. And so we started off that detailed design and identifying a microphone that would work for us and getting it onto the vehicle. About a year after this first started, I was giving a tour at JPL. And I happened to mention to the group that I was giving the tour to that the decision had come down and we were working to actually include a microphone onto the vehicle. And after the tour was done, a gal came up to me and she said some things to me that I won't forget anytime soon. She said, I'm super excited that you guys are going to try to put a microphone onto the rover and get it to the surface of Mars. And I was very appreciative. And I asked her afterwards, I said, I'm curious, why is it that this relates to you so much? And her response was that her sister was visually impaired. She was not able to see these images that we saw earlier or that we sent down in the past. And while she tries to describe them to her, she felt that she just can't quite capture that same sense of amazement that she gets when she gets them visually. And that by actually getting a microphone onto the surface of Mars, the hope was that she'd be able to experience things on Mars the same way that she was when she actually looked at them. Allora, ha detto che una volta quando stavano lavorando al progetto del microfono a bordo della missione, lui stava facendo un tour con vari ospiti al JPL, e una ragazza alla fine del tour, quando ha saputo del microfono, si è avvicinato alla fine e gli ha detto: sono molto molto felice che avete deciso di includere anche un microfono. Lei ha chiesto come mai questa cosa in particolare lega così tanto, risuona così tanto in te, e lei ha detto: mia sorella ha problemi di vista, e quindi per lei tutte le cose che vedo di Marte, anche se gliele descrivo, non rendono allo stesso modo. Non c'è un modo in cui posso fargli capire davvero
quello che è vedere la superficie di Marte in questo modo potrebbe avere qualcosa che per lei è molto più inclusivo, e penso che sia bellissima come cosa, e grazie davvero, cioè, per averci pensato al team, perché io, anche se ovviamente la prima cosa che pensi, wow, audio su Marte è fantastico, quando non hai problemi di vista, per esempio, quando hai i sensi che funzionano in questo modo, magari non noti certe cose, non ci fai caso. Ed è incredibile quanto abbiamo costruito un mondo che è spesso troppo insensibile a questi temi, ed è molto molto bello che questo sia stato parte del pensiero che ha portato a includere i microfoni. Penso che tutti quanti potremmo fare qualcosa in più per cercare di aiutare persone che hanno varie difficoltà a far parte del mondo che creiamo, perché alla fine una disabilità non è tanto, cioè è un problema in funzione di quanto poco il mondo è adatto a venirti incontro. Quindi più noi veniamo incontro ai problemi di tutti, più le disabilità pesano meno sulla persona, fino a poter non pesare se davvero ci impegniamo a costruire un mondo più inclusivo. Quindi è molto molto bella questa cosa. And that stuck with me. We continued to work super hard to make sure that this microphone would work. And that's part of the reason we were disappointed why it didn't work when we actually went and did our entry, descent, and landing sequence. I wish I had actually captured that individual's name. I would love to reach out to her now and say, we've done it. I hope your sister is enjoying it. Because what I'm going to show you in a second, or what you're going to hear in a second, is actually the first sounds being recorded from the surface of Mars. So there are two microphones on the Perseverance vehicle. There's this microphone here, which is part of the entry, descent, and landing system, and there's a second microphone that is on the SuperCam instrument. And we're counting on both of these instruments, recording some absolutely amazing sounds from the surface of Mars. So with that, I invite you now to, if you would like to close your eyes and just imagine yourself sitting on the surface of Mars and listening to the surroundings. If I could have the first one, please. Allora, quello che sentiremo è audio della superficie di Marte, e forse anche di qualcosa del rover che si muoverà, ma dire per la prima volta, quindi sono troppo emozionato, per la prima volta sentiremo insieme l'audio di come essere su Marte. Quindi se volete potete chiudere gli occhi, ve lo dico prima, così vi mettete le cuffie. Se volete mettervi le cuffie, vi mettete lì, fermate tutto l'audio, fermatevi qualsiasi cosa state facendo, mettetevi per bene, perché stiamo per sentire insieme, per la prima volta nel caso per gli esseri umani, audio da un microfono sulla superficie di un altro pianeta. So that gentle whirl that happens in the background, that is a noise made by the rover. But yes, what you did hear 10 seconds in was an actual wind gust on the surface of Mars, picked up by the microphone and sent back to us here on Earth. Wow, che bello! Ho la pelle d'oca, wow! Allora, il ronzio che sentiamo è prodotto dal rover stesso, il computer di bordo e tutto il resto, quindi quel ronzio c'è del rover. Ma oltre a quello, avete sentito a un certo punto una folata di vento sul microfono marziano. Aspetta, lo rimetto. No, vabbè, so that gentle troppo whirl bello. that happens in the background, that is a noise made by the rover. But yes, what you did hear 10 seconds in was an actual wind gust on the surface of Mars, picked up by the microphone and sent back to us here on Earth. The analysis indicates that was around a 5 meter per second type of wind gust. So we've actually... Misurandolo, la NASA ha confermato che è un vento a 5 metri al secondo. Sono troppo emozionato. E mi fa piacere tra l'altro che la prima volta che ho sentito audio da un altro pianeta mi ricorderò di averlo visto insieme, ed è una delle cose che adoro che abbiamo questa community, di fare questi eventi, è che possiamo
sentire e vedere questi momenti, viverli insieme, come non da solo, ma anche se c'è una pandemia non possiamo vederci, essere tutti quanti, più di 5.000 persone insieme a sentire questi suoni da Marte, mi rimarrà nella memoria per sempre. Sit here now and actually tell you that we have recorded sound from the surface of Mars. So we have a second one, which basically further reduces the noise of the rover, so you can just hear what the wind would sound like on Mars. And once again, I invite you to sit back and have a listen to what it would sound like to be on Mars. Allora, questo secondo audio hanno ridotto ancora di più il ronzio del rover stesso, e quindi si sente meglio il suono di Marte stesso. Vamos. It's cool. It's che bello. really neat, overwhelming, if you will. I can't remember what I was going to go and say next. Si emoziona, l'avrà sentito 1.000.000 di volte, si emoziona lui, mi emoziono io, ed è molto, 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 molto umano, è bellissima questa cosa. Questo strumento non sarà soltanto utile per i brividi che ci procurerà nel tempo di darci momenti come questo, di sentire l'audio da Marte, ma oltre a questo ha anche un valore scientifico, perché sentiremo, cioè, funzionerà per monitorare per esempio come cambia la propagazione del suono nell'atmosfera con le varie stagioni, quando cambia la densità dell'atmosfera. Marte ha un'atmosfera molto molto meno densa rispetto alla Terra, quindi le frequenze audio si propagano in modo diverso rispetto a qui, quindi anche un concerto su Marte sarebbe sentito in modo diverso. Oltre a questo lo strumento sentirà impatti di asteroidi. Cioè, in mezzo a questi ronzii, quando riusciremo a distinguere, per esempio, il suono di asteroidi che hanno colpito in lontananza. Finora, se un asteroide colpiva a, che ne so, 1 chilometro di distanza, non gigantesco, e niente di, che ne so, creerebbe un cratere enorme o altro. Un cratere piccolo. Un asteroide colpisce a pochi chilometri di distanza, anche se il suono si sentirebbe fortissimo, sui rover passati non c'è nessun strumento per vedere alcuna differenza, quindi non l'avremmo mai saputo. Mentre in questo caso, se qualcosa colpisce relativamente nelle vicinanze, sentiremo anche a diversi chilometri, sentiremo il suono. Quindi sentiremo le vibrazioni del suono di impatti di asteroidi sulla superficie di Marte, sentiremo il suono di tempeste, sentiremo quando magari il ghiaccio si forma o si fonde dalla superficie delle rocce durante l'inverno, e chissà quant'altro. È solo l'inizio, e avere un nuovo strumento ci permetterà di sentire e fare esperienze di Marte come mai prima. Looking forward to doing some amazing things with the microphones going forward. We need to work with the ops team. There's some great science that they're looking to do. We're hopeful that we continue to use these microphones, both the SuperCam microphone and the EDO-Cam microphone, to capture sounds, perhaps the rocks interacting with the surface. SuperCam is going to use theirs to get some great data of them zapping rocks. Giusto, sì, avremo anche l'audio del momento in cui useranno la trivella per scavare dentro le rocce, anche quando useranno il laser da sparare contro le rocce per farle vaporizzare. Quindi, oltre a questo, sentiremo anche il suono di laser su Marte da parte della missione. As you've heard and will continue to hear, we're just beginning to do amazing things on the surface of Mars. And now Ken is going to talk to you a little bit about the science that we've done to date and what they're looking forward to doing as we continue to move forward. Thanks, Dave. And I'll start by just taking this opportunity to say to Matt, Dave, Al, and everybody else on this fantastic team, thank you for the ride of a lifetime. That is just incredible, what we've seen today, and what I'm sure we'll continue to see as the mission unfolds. So with all the focus on these spectacular videos and audio, we wanted to make sure to remind you that there's plenty of science going on already, with hundreds of team members poring over every new image. So if we can get the first of those images, as you'll see in this navcam frame. Allora, ora si passa,
Ah, sono troppo emozionato. Finora abbiamo sentito della discesa e finora la missione era in mano al team IDL, Entry, Descent and Landing. Quindi quello che succede è che fino a questo punto abbiamo seguito tutte le operazioni necessarie per portare sano e salvo il rover, ma non tanto scienza in sé. Quindi quello di cui abbiamo parlato è fondamentalmente quello. Ora, in questo periodo, in questi giorni, c'è il passaggio di mano da parte del team di Entry, Descent and Landing agli scienziati. Quindi da ora prenderanno in redini in mano la missione i team scientifici. E quindi inizieremo con lui, per esempio, a occuparci di quali cose interessanti troviamo sulla superficie. E entra nel vivo la missione e andiamo a vedere e cercare rocce di vari tipi e composizione, cioè la storia della composizione di queste rocce, che ci dà un indizio appunto su che traccia seguire per la ricerca della vita passata su Marte in questa zona, che vi ricordo era tutto un lago. Se il rover fosse arrivato qui circa 3 miliardi e mezzo di anni fa, sarebbe stato sott'acqua. E nel frattempo grazie di cuore per la donazione a Giulio Dime, grazie davvero, non ho visto in tempo, grazie ancora anche a che dice: questo martaggio è stato spettacolare, sono assolutamente d'accordo. Silvia ha fatto una donazione che dice grazie per l'impegno e l'entusiasmo che ci metti, grazie di cuore a te, ti abbraccio forte. Anche Archeane che ha fatto una donazione, ti abbraccio forte anche a te. E poi che altro mi sono perso? Oh, Jacopo, non so se ti ho ringraziato, ma ti ringrazio tantissimo di nuovo. E poi anche Morpheus 1986 che dice: non so come tu umanamente riesca a fare tutto quello che fai tra libri, YouTube, serie TV e video fantastici, teatro e live su Twitch. Sai un sacco di cose e le trasmetti con entusiasmo che raramente ho incontrato. Grazie per condividere tutto questo con noi. Grazie di essere qui con me e, come ho già detto, è la mia gioia più grande poter fare questo come lavoro. Quindi donazioni da parte vostra è quello che mi permette poi dopo di svegliarmi la mattina avere come primo pensiero in mente cosa posso creare oggi di nuovo per voi, che lancio a farvi vedere, che libri leggere per potervi mettere insieme video nuovi e quali eventi seguire, come raccontarvi cose nuove, scavare in archivi vecchissimi, tipo ora mi sto spulciando tutte le missioni che erano state proposte nell'Unione Sovietica per andare su Marte che non sono mai diventate realtà e per fare dei video, insomma vi sto preparando di continuo un sacco di cose belle per il futuro e riesco a fare tutto questo grazie a voi, quindi tanti cuori. E grazie anche agli abbonati e anche per i bit, anche se mi sono perso il nome, e anche appunto per i subscriber. Ora, tornando a noi, quindi abbiamo le rocce che vediamo qui in evidenza e vediamo se impariamo qualcosa di più sulla loro composizione. We start with what may seem like very basic observations: light rocks, dark rocks, holy rocks, that's holy with an E. We use these very generic terms at this early stage until we have more data that allow us to test our hypotheses and make more confident interpretations. Allora, per adesso hanno detto che una delle prime cose che possiamo osservare è catalogare, come fanno spesso i geologi, il tipo di terreno che vediamo. Quindi possiamo semplicemente dividere in categorie quello che vediamo, così poi quando andremo a osservarli vediamo la loro distribuzione, vediamo se la spiegazione che diamo della loro presenza corrisponde anche al modo in cui sono presenti e distribuiti sulla superficie. Quindi, per esempio, in questo caso troviamo rocce scure, troviamo regolite, che è il terreno marziano che noi scambiamo per sabbia, polvere, quelle che vediamo come suolo. Su Marte è composto da tanti cristalli di ossidi, di vari metalli, quindi non è come il terreno che troviamo qui con la polvere che abbiamo sulla Terra. La sabbia sulla Terra è composta da silice e da altri composti che non sono i tipici che troviamo sulla superficie di Marte o della Luna, quindi ogni ambiente ha un suo tipo di suolo, e quello su Marte appunto o sulla Luna vengono chiamati regolite. E poi dopo abbiamo rocce molto più chiare, quindi evidentemente, anche se non abbiamo ancora fatto indagini, c'è una differenza tra rocce chiare, rocce più scure in lontananza come queste, e queste rocce qui che sono davanti, di cui abbiamo già parlato se mi seguite anche su Twitter, che sono rocce piene di piccoli buchi, e quei piccoli buchi servono sicuramente, cioè sono parte di una storia sicuramente, e si sono formati magari in modo igneo, e quindi c'entrano vulcani, oppure si sono formate per erosione, magari sono tipi di rocce sedimentarie che poi sono state erose. Nei prossimi giorni e settimane eccetera avremo sempre più dati e analisi di queste rocce, ma per adesso, tanto per iniziare, possiamo guardarci intorno e catalogare le cose, ed questo lo potete fare anche a casa vostra. E il bello è che questa missione la potete vivere in diretta come protagonisti della missione, quindi andando a guardare queste cose potete catalogarle per conto vostro e dire ok, vediamo, secondo me queste rocce saranno questo, e poi dopo quando vengono fuori i risultati vedete quanto vi siete avvicinati.
follow along with the mission, and you'll see that this is a theme. As we get closer, our view of Mars continues to resolve and a coherent story emerges. Qui vedete la scala di 1 metro. Finally, I just want to briefly point out that we are finding real science value in these EDL cam videos. Here you can see a beautiful new perspective on the Jezero Delta. And if we can get the next image, also a new perspective on some of the beautiful stratigraphy around our landing site, which is... Allora, diceva che oltre a essere molto affascinante da vedere, il video durante la discesa ci ha mostrato anche diverse cose che sono utili dal punto di vista scientifico. Quindi, intanto, aspetta, dov'è? Qui, questo che vediamo è il bordo di quello che è il delta. Quindi, se vi ricordate che ne abbiamo parlato tanto, ve lo faccio subito rivedere al volo se ve lo siete persi. Dov'è? Eccolo qua. Questo è il cratere, no? E la missione è scesa qui all'interno. E qui, se zoomiamo, vediamo, qui c'è un delta. Noi siamo qui, in questa zona qui, e qui si vede il delta, e i bordi che vediamo sono di questo. Ok, quindi questi bordi qui sono questi bordi qui. Ecco, qui un zoom. Okay. E sono alti diverse centinaia, decine di metri almeno. Se mi ricordo bene erano sui 70-80 metri come altezza questi bordi in questa zona qui. Poi, oltre a questo... Beautiful new perspective on the Jezero Delta. And if we can get the next image... Also, a new perspective on some of the beautiful stratigraphy around our landing site, which is... questa è la zona intorno al sito dell'atterraggio e questa è tutta una zona con tracce di stratigrafia e di depositi uno sopra l'altro che si sono accumulati quando il lago era appunto dominato dall'acqua. Quindi potremmo fare scoperte scientifiche riguardo al passato dell'acqua su Marte e anche di implicazioni quindi per la vita già direttamente sul posto dove siamo arrivati senza dover girare neanche tantissimo. Is up near on the far right side of this image. So now to put all of this in context for us, I'll hand it over to Dr. Thomas Zurbuchen. Well, what we've seen here today is really nothing short of amazing. You know, and perhaps you've had moments like this before. Some of lui è il direttore cioè l'amministratore del tutta la sezione, diciamo, dedicata alla scienza e esplorazione spaziale della NASA in questo momento. Quindi lui è, diciamo, il responsabile per tutte quante le missioni scientifiche, in particolare appunto in questi giorni sta giustamente seguendo il lavoro scientifico fatto per la missione Perseverance. You have told me that I was too young to remember, but they had a moment like that, for example, when they observed the first landing on the moon. They had moments like that where it felt that we took a big leap, not just in this case because of at JPL or at NASA, but a big leap as humanity. Of course, it's a leap that was enabled by work over decades, and on this mission for close to a decade. So what's possible today, or what feels possible, is different even than yesterday. It's how it feels to make history, and that's how I feel today. I'm so moved by this. Wow. Oh. The video of Perseverance descent and landing and the amazing panorama and the first wide landscape shot of Jezero Crater seen with human eyes and the first Martian sounds are the closest you can get to landing on Mars without putting on a pressure suit. That video, I believe, should become mandatory viewing for young people who not only want to explore sta dicendo che secondo lui è talmente bello quello che abbiamo... non ci so... Che dovrebbe essere obbligatorio da vedere a tutti i giovani, da far vedere a tutti i giovani nelle scuole. E sono d'accordo, se qualcuno di voi lavora nelle scuole e avete la possibilità, fatti vedere questi video di questa missione ai vostri studenti e studentesse, perché vale secondo me la pena, perché una di loro, uno di loro in futuro potrebbe diventare la prima persona a mettere piede su Marte, e magari ora è a scuola, e magari tutta la passione nasce dal fatto che voi
una volta avete menzionato questa cosa, di cui non era a conoscenza, e avete acceso qualcosa dentro che poi un giorno la porterà sulla superficie di Marte. Quindi è molto molto più importante di quello che sembra. Anche banalmente condividerlo online. Condividete le cose, parlatene con le persone intorno. Questa passione crea poi entusiasmo per questo, che si diffonde, e non avete idea di quali implicazioni possono avere sul mondo intorno a voi. E più entusiasmo diffondiamo, più abbiamo quest'idea che gli umani sono in grado di fare cose impossibili, anche come atterrare sulla superficie di Marte con una missione del genere, riuscire a fare queste cose, più ci ricordiamo che siamo in grado di fare cose straordinarie anche per i problemi che abbiamo qui sulla Terra. E quindi non tutti vorranno magari diventare astronauti, ma molti si appassioneranno a scienza, ingegneria, tecnologia, e l'idea in generale è che gli umani sono in grado di fare cose straordinarie quando lavorano insieme, quando si mettono al lavoro su questi temi con tutta la passione e la creatività che abbiamo. Quindi sono sicuro che questo potrebbe salvarci anche per quanto riguarda il cambiamento climatico e l'emergenza che abbiamo e mille altri problemi qui sulla Terra, perché è quell'atteggiamento che poi riversiamo nel risolvere problemi ovunque. Taken there, but also want to be part of diverse teams achieving all the audacious goals of our future. At the center of that is a team, and I'll ask for the next image. You should know, I met this team. I see me there in a dark suit next to Dr. Laurie Glaze, the planetary division director, and Al, he just talked to you, is on his knee in there, and the entry, descent, and landing team. And we met him just hours before that historic landing. And I love this picture because, of course, the event today demonstrates that the human aspect of exploration. And that is, of course, every reason for what we can do at NASA and also why we do things. The video and audio and images here provided to us are from the surface of Mars, and sometimes we forget if we look at that. Well, a robot shouldn't get all the fun. We want to make sure that all of us on Earth see and feel what it's like to be on Mars and explore other worlds. I'm so excited for the more than 1 million students who joined the Mars Student Challenge. The many more across the world will be inspired by these images released today and even yesterday. Their journey is also just the beginning. Just imagine Perseverance sitting on a hill, recording the next Martian landing with a cargo that is basically a rocket. And then the first from another world with samples bound for Earth. Sì, grazie Thomas, adoro questa persona. Allora, tu trova sempre un modo di guardare alle cose che mi piace un sacco, e in questo caso ha detto: immaginate un giorno quando lanceremo la prossima missione che arriverà lì per prendere i campioni che ha raccolto Perseverance da portare a casa. Immaginatevi il rover Perseverance sopra una collina in alto che punta la sua camera verso questa missione che sta scendendo per prendere i campioni che lui ha raccolto. E quella missione si porta un razzo dietro, perché una volta che il piccolo rover andrà a prendere i campioni e li riporterà lì, servirà un razzo che partirà dalla superficie di Marte, quindi vedremo insieme un lancio spaziale di un razzo da Marte, e quei campioni partiranno con questo piccolo razzo, piccolo, sarà sicuramente abbastanza, vedremo come sarà, arriverà in orbita intorno a Marte, dove un'altra sonda li prenderà da lì e riporterà fino alla Terra per poi analizzarli. Wow! Cioè, wow! Non vedo l'ora! Questa missione potrebbe durare fino a 14 anni ancora, quindi all'interno, se non si rompe niente, se continua a funzionare, potrebbe tranquillamente essere lì anche nel 2035, quando i primi esseri umani potrebbero partire verso l'orbita marziana. Quindi a un certo punto, forse, chissà, potrebbe riprendere un piccolo puntino la notte, muoversi nel cielo. Immaginatevi questa scena. Arrivano le osservazioni notturne dalla superficie da parte di questa missione e si vede la notte un piccolo puntino mentre si muove, come sulla Terra si vede la stazione spaziale, solo che quella non è la stazione spaziale internazionale, ma la navicella con i primi esseri umani che stanno viaggiando per fare un test in orbita intorno a Marte, o magari si preparano per la discesa. Wow! Adoro questi momenti. Sì, è una gioia viverli insieme a voi, è la parte più bella. E a proposito di questo, grazie anche alle donazioni per a Dottormo che dice un abbraccione, grazie di cuore, e poi anche a Dirk Fanta
Steban Boccia che dice: per questo mese posso solo questo, dal prossimo subgarantita, nessun problema, vai tranquillo, grazie anzi. Delsa83 che dice: a tutto il team di Link for Universe, grazie mille, siete fantastici, confermo, sono meravigliosi, tutto il miglior team che potrei sognare. E anche a Vise36 che dice: grazie per l'ottimo lavoro, altrettanto, chapeau, tanto di capelli, siete il miglior pubblico che potrei avere. That are collected by Perseverance now in the near future. Imagine follow the entry, descent, and landing of the first human crew on the planetary surface sometimes in the future. These future historic events, which I'm confident will happen, will be enabled by women and men working in diverse teams. Imagine the goals we can achieve together. So what is possible? Sometimes to address that question, it's good to look back and think where we've come from, just like my friend Mike did earlier. We've been on a journey, both as a human race for quite a while now, and I don't want to show this next image of Sojourner, of the Pathfinder mission. Questo era stato il primissimo rover mai mandato dalla NASA. Era il 1997, quando questa missione viaggiava sulla superficie di Marte. Questo piccolo adorabile rover. E se vi ricordate, c'è in The Martian. Se avete mai visto The Martian, Mark Watney va a recuperare questa missione. In realtà nel film fa poca fatica per recuperarla, se avete letto il libro, che vi consiglio tantissimo perché è molto molto bello. Sono un sacco di pezzi che nel libro non ci sono, quindi anche se avete visto il film vi siete persi, tipo, immaginatevi 3-4 volte più contenuti rispetto a solo quello che viene mostrato al film. Il film è tipo come se, immaginate tutta la trilogia del Signore degli Anelli se fosse stata un solo film da 1 ora e mezza. L'equivalente è quello, quindi se vi è piaciuto The Martian adorerete il libro. E niente, appunto, il Rover Sojourner è l'inizio del viaggio su Marte della NASA con rover, fu il primissimo ed era piccolo quanto un gatto più o meno. Designed for 7 sols or Martian days or so, maybe 30, ultimately lasted for 85 Earth days in 1997. I remember that really distinctly. A true Pathfinder indeed. It, weighed 23 pounds and returned a surprising amount of data back to Earth and a surprising amount of science for many scientists, I must say. Some people didn't expect quite that much, and that's what happens sometimes too when you innovate, just like we've seen here. We've grown from that seed. Now Perseverance is the size of a small car, and it's ready for us for the next giant leaps. And here's a picture that we're putting up that is one of the many pictures that we're releasing. And of course, it's a picture, one of my absolute favorites, and that's a picture of the sample caching system on there, because it's that sample caching system that will connect this mission to the samples that will bring back to Earth and other historic feed we're working on. Quello che avete visto, stavo dicendo, questa è una delle mie foto preferite, perché c'è il sistema di permettere dietro i campioni per conservare i campioni, e quei campioni saranno quelli che dicevo prima saranno messi da parte per essere recuperati da una successiva missione, e all'interno di quei campioni potrebbero esserci le prove definitive che su Marte davvero miliardi di anni fa ha avuto inizio la vita. Ora non sapremo magari solo con questa missione se la vita è ancora presente su Marte, magari sì, ma quello che come obiettivo è trovare tracce che la vita almeno ha avuto inizio sulla superficie di Marte miliardi di anni fa in questi luoghi. E quando raccoglierai i campioni all'interno qui potrebbero esserci appunto i campioni con la risposta, e poi dopo dovremo solo andare a prenderli e portarli a casa. This system is on the surface of Mars now. I remember distinctly looking at it before we packed it up from JPL and moved it over. Then, of course, launched it from the top of a rocket. This, my friends, is one of the indelible moments in NASA's history where what we can see and what we can learn and what we can hope for in the future and the extraordinary emotions that makes it feel all of us coming together. That human element will fuel our future at Mars, which is bright indeed. And it will fuel the dreams of a new generation that will return to Mars and also study the samples that we will eventually bring home. I'm so grateful to this team and literally the thousands, both at JPL and within the US and around the world, to all of you who have engaged in this mission.
Ha ringraziato tantissimo tutte le persone che hanno lavorato in questa missione, ricordando che è il primo passo che l'umanità fa in questa nuova direzione per prendere campioni, è parte di una storia più grande. Tra l'altro mi piace molto che quando... Thomas mi piace un sacco perché quando dice cose di incredibile impatto e di ispirazione, di solito tutti gli altri, me incluso, tipo sono sul bordo della sedia, sul tavolo, per catturare il pubblico, mentre lui è molto rilassato. È tipo la persona più rilassata che conosco alla NASA. È molto chill. E dice le cose di enorme importanza in modo molto, molto chill, rilassato. È uno dei miei preferiti di ora. As has been noted, the raw image pipeline is opening up. Please go take a look at these data and play with them, especially those of you, the children and the youth that have signed up to our educational campaign. What can you find in these pictures? And who's going to compose the first piece of music with actual Mars sound? Vero, questo volevo dirlo anch'io. Chi è che comporrà la prima canzone utilizzando davvero suoni provenienti da Marte? Chi di voi si occupa di musica? Chi fa il musicista o la musicista? Beh, ora avete l'opportunità di includere in una vostra canzone audio di Marte, parte della vostra canzone. Quindi, tanto tutti i suoni sono liberamente disponibili sul sito, quindi potete andare di nuovo qui sul sito della missione mars.nasa.gov/Mars 2020. Qui trovate quanto tempo è passato dall'inizio della missione, quanti sol, che sono un giorno marziano, quindi sono 4 sol, 4 giorni marziani. Potete trovare i più recenti aggiornamenti. C'è una vista in 3D del rover se volete esplorare come è fatto, ma oltre a questo avete anche le immagini grezze, qui, dove potete vedere tutte le immagini arrivate da Marte, e per ognuna c'è la data e le caratteristiche e tutto quanto. Potete selezionare poi se volete solo un tipo di immagine, se volete solo quelle a colori, solo quelle grezze, e potete montarle da voi in colori, se sono in vari filtri. Molte di queste immagini sono magari rosso, verde e blu, poi le montate insieme e ottenere una vista a colori, quindi i colori ci sono solo, non sono nativi in alcune foto, dovete montarle voi. Ritrovate qui un canale, per esempio un sito, ma ce ne sono un sacco su come montare queste cose al volo. E oltre a questo c'è la parte di audio, quindi multimedia. Andate in audio e qui potete sentire i suoni di Marte. Questi qui sono suoni da Marte stesso. Ok, quindi è tutto completamente gratuito, potete scaricarli, utilizzarli come vi pare. Oltre a questo, tra l'altro, vi ricordo che se volete seguire quello che succede con il resto delle immagini, anche future, eccetera, seguitemi su Twitter, dove sto pubblicando tutte le varie cose e rimarranno qui e potete farmi anche domande. Quindi andate direttamente su Twitter per seguirmi per tutte queste foto e altre. Quindi se non l'avete ancora fatto, male, seguitemi lì. E visto che ci siete, se avete anche Telegram, su Telegram potete seguire il canale di L4U Space News, notizie spaziali di tutte le missioni direttamente nella vostra tasca. Ok, allora, tornando alla nostra conferenza. Mike, Matt, Jennifer, Al, many of you leaders, could not be more proud of both you and your team. On behalf of our entire NASA leadership team, a heartfelt and a proud thanks to you. For the record, Matt, I'm so glad for your idea about these cameras. We will learn a lot from that, much more than we ever expected. And of course, this is just a start. For the surface team, the real work starts now to evaluate the surrounding and start a plan and our trajectory across Jezero Crater. It's a big team and there are lots of discussions, but that's science in action. Stay with us. There is much more amazement to come. Back to you, Raquel. Thank you, Thomas. And we'll now move on to your questions. Remember, if you are a member of the media on the phone line, you can press *1 to get into the queue. If you're on social media, you can tag questions with the hashtag Countdown to Mars. Now, starting on the phone line is Bill Harwood from CBS News. Ok, siamo passati invece alle domande da parte dei giornalisti ora. I guess this is for Al or maybe for Matt. I mean, other than the loose spring you guys saw in the heat shield, is there anything at all in that video that looked off nominal? I mean, you know, it looked like it was almost textbook. And I'm not saying that just to, I don't know, give you free praise, but I didn't see, you know, I don't see anything like that. So
is there anything? Thanks. La domanda è stata se nel video avete visto qualcosa che è andato storto. C'è qualsiasi cosa che avete notato voi, che avete costruito letteralmente queste cose, che a parte la piccola molla che è scattata, che non ha funzionato nello scudo termico, che come dicevamo non ha cambiato niente, la missione è andata benissimo lo stesso. C'è qualcos'altro che non funziona che avete notato? I can take that one. We've been pouring over those videos and looking for anything that could be wrong, and also looking at the rest of the data. And we did have a pretty clean run through entry, descent, and landing. There are a couple of bits of the parachute lid that came off. Some of that was expected. In fact, we knew that there was some risk of that as well. And there was, if you look at the video, you can actually see a chunk. That's the radome. It's a cover for one of the Logian antennas we used during cruise and also during part of EDL. That came off. We had hoped that it wouldn't, and we tried to restrain it a little bit better, but we knew that it was a risk that it might. So that's something we noticed that's on there as well. There's a couple other little things that we've been taking a look at, but I think you're in general right that the entry, descent, and landing system behaved as expected, and it did what it had to do. Especially given, and a big shout out to the terrain relative navigation system, which put us down in the safest spot that was available to us. The places that we had to choose from weren't great if we didn't have something like terrain relative navigation. So, yeah, the landing system worked great. Allora, la sua risposta è stata che è vero, tutto quanto è andato molto molto bene, ci sono delle piccole cose che stanno ancora guardando, per esempio che durante l'apertura del paracadute c'erano dei pezzettini che sono volati via, ma se l'aspettavano e sapevano che sarebbe successo e che veniva fuori anche dai test sulla terra, ma niente che potesse danneggiare il paracadute o mettere in pericolo la missione, niente del genere, erano più che altro piccoli dettagli, quindi quello è andato via la protezione per una delle antenne che speravano non andasse via, ma è andata via, ma a parte questo, perché avevano ristretto, però a parte questo non c'è, sono comunque cose piccole, non c'è niente che hanno visto che non sia andato bene, e anzi stavano lodando tantissimo il sistema di navigazione per la scelta in automatico del posto dove atterrare, che vi raccontavo viene fatto con creando una mappa in 3D in diretta mentre il rover scende per capire dove posizionarsi, e quella ha funzionato alla meraviglia, e guardando indietro i dati, vedendo quali erano le zone disponibili, è finita proprio nella zona migliore che c'era a disposizione, quindi da questo punto di vista è stato un grandissimo successo. Great, thanks, Al. And up next we have Marcia Dunn from the Associated Press. Yes, hi. Wonderful video. I'm just wondering, did the JPL team get to see snippets coming down of the video, and then, or did you have to wait until this 1 minute video was put together? What was the reaction when you first saw the video and laid eyes on it? And for David, why do you think the mic didn't work during descent? Thank you. Ok, allora quella che ha chiesto è stato se quando è arrivato il video durante la discesa erano arrivati pezzettini prima, l'avete intravisto qualcosa prima e poi avete visto il video completo, oppure non avete visto niente finché non è arrivato tutto quanto il video, cioè se è arrivato tutto in un blocco. E invece poi dopo ha chiesto come seconda domanda come mai, se hanno idea di come mai il microfono della discesa non ha funzionato, che in realtà ero molto curioso anch'io. I can say a couple words about the first part. I had trouble leaving this mission support area this week just because I kept waiting for every little bit of information to come back from, particularly from these cameras, but from the vehicle in general. And I can tell you, every time we got something, people were overjoyed, giddy. They were like kids, in a candy store. We'd get we'd get a thumbnail, which literally is just a really low-res, blobby-looking thing of one of those videos that came down first, and we'd just be falling on the floor, excited with what we were seeing, and that's ha detto che l'entusiasmo era alle stelle per tutto il fine settimana, e che credo si veda anche dalle occhiaie, non ha lasciato il posto tutto il tempo, è rimasto lì a vedere tutte le novità che stavano arrivando. Tra l'altro ha detto che gli scienziati e tecnici e ingegneri erano come bambini in un negozio di caramelle, perché appena arrivava la minima cosa, anche soltanto delle thumbnail, quindi delle piccole anteprime delle immagini, non delle immagini ancora intere o dei video,
anche soltanto quelle piccole anteprime che arrivavano in bianco e nero, piccoline, bassissima risoluzione, comunque correvano tutti quanti pieni di entusiasmo solo per vedere che cos'è che è arrivato e guardare quello che si può intravedere già in anticipo per le immagini vere che sarebbero poi arrivate. Before even the high-res came, you know, there's a lot of people that have contributed to this entry, descent, and landing system. Our chief engineer, Adam Stelzner, happens to be here in the studio. He was kind of the father of the sky crane system. This started 15 years ago for him. He and his team have never seen this system operate before, not even on the Earth, because we can't test it on the Earth. So this is the first time we've had a chance as engineers to actually see what we designed. And I just can't, it's hard for me to express just how emotional it was and how exciting it was for everybody as we got this information down. I'll turn it over to Dave to say a couple words. Allora, ha aggiunto il fatto che gli ingegneri che hanno progettato tutto questo, anche se il lavoro è iniziato 15 anni fa, per cercare di farlo per Curiosity all'epoca, che è arrivato su Marte nel 2012, non hanno mai potuto vedere questo sistema funzionare, lo Skycrane. Lo Skycrane l'hanno visto per la prima volta ora, quindi immaginatevi com'è stato per loro farlo e non poterlo mai testare neanche sulla Terra davvero. Ora, ci sono stati dei test, hanno fatto i test per vedere se i motori si accendono, hanno fatto i test per vedere se riesce a sopportare il peso del rover, hanno fatto un sacco di test, ma il problema è che sulla Terra è molto difficile simulare tutte quante le condizioni che hai su Marte in termini di gravità, con un sistema così grande, così complesso, e specialmente tutta la parte della discesa in un'atmosfera di quella densità è molto difficile farlo in una situazione terrestre. Quindi puoi fare alcuni test per sapere che tutti i componenti funzionano, e l'hanno fatto, ma la prova del 9 di tutto quanto insieme in condizioni marziane la fai direttamente su Marte. Mentre altre cose le puoi fare, dei trucchi li puoi avere per i paracadute, quindi vai molto in alto nell'atmosfera e apri i paracadute in una parte dell'atmosfera terrestre che è così in alto da avere la stessa densità bassissima di quella marziana, e quindi lì puoi simularlo. Per tutto questo sistema è invece molto più difficile, quindi loro avevano provato con Curiosity e ha funzionato, hanno provato con Perseverance e ha funzionato, e in 2 missioni a entrambe le volte è funzionato, ma non l'hanno mai potuto vedere, e questa fu la prima volta. Quindi immaginate, diceva, come si sono sentiti loro a vedere la loro creazione dopo così tanto tempo diventare, cioè vederla come funziona, diventare qualcosa di tangibile sulla superficie di un altro mondo, vederla così in diretta. E mi dispiace che hanno perso l'audio, ma magari ora spiegheranno il microfono. Before you said that, can I just chime in on the first image? This is Justin. I will say, when we get these first images from any of these imaging systems, the test images never look as good as the real thing. It's not even close. In fact, it's very hard to simulate a lot of these things, especially these, sky cranes and things. And so the images that we normally see during test programs are, there's always like a ladder in the background, or the lighting's never quite right, or there's a car. In the case of the EDO cams, we have these big targets out in parking lots, and we were dodging cars to try to do our tests and things. And so that moment that you get these images from Mars, it's just kind of an electric feeling where it just all just snaps into place, and you get these pictures that are just like perfectly, they're pictures of Mars that you can never simulate here on Earth. And I think that we all experience that, especially after we go through months and months of testing, and the images don't really look that great. And people get skeptical, like, are these cameras really that great? Because that looks like a garage or something. So it's just amazing to get these pictures, and I think we all feel that way, because we're all seeing pictures of insides of labs and everything, and they're never that great. But it's amazing to get these photos from Mars. Okay. Yeah, I'll give you my take. So Thursday evening and Friday, when the data started to come down, and we kind of realized what we had, I was sitting at home, and my phone started to go off, and I was getting FaceTimes from people who were in the MSA, and what was happening was that they were starting to show them on the monitors that we have hanging on the wall, and people were turning their phones around and saying, Gruel, you got to see this reaction, and people were just jumping up and down and giddy and ecstatic, and it was a great feeling. I mean, from where I was sitting, I not only was excited to see these videos and what we had captured, it was also the fact that a lot of people had put in a lot of effort in to make this system work. And to actually reward that effort and to pay it back and get this excitement going, it made me super happy. I was glad to see that all the hard...
Ha detto quanto l'ha riempito di gioia il fatto di poter vedere queste, non solo le foto, ma anche l'entusiasmo che ha generato nelle persone, quelle persone che erano lì, che hanno lavorato tutto questo e che saltavano letteralmente di gioia per poter vedere anche le piccole anteprime, le condividevano sul cellulare e glieli mandavano. Ed è molto bello ed è vero, è molto umana come sensazione ed è una cosa che spesso si perde nel racconto delle missioni spaziali, di quanto il modo in cui viviamo le missioni così è molto più viscerale, molto più meno soltanto tecnico di quanto finisce nei libri, ed è una cosa a cui ho cercato di rimediare come potevo anche quando ho scritto i libri, perché di solito tutti i libri che leggevo delle missioni spaziali se ci fate caso sono molto molto freddi. Mai capita di solito anche lì la maggior parte degli Atlanti o altro di leggere qualcosa di umano riguardo a queste missioni. Leggerete informazioni, leggerete come sono fatte, leggerete cosa hanno scoperto, ma il lato umano dietro si perde completamente. Quindi queste sono probabilmente le cose che lui si ricorderà, noi ci ricorderemo per averle viste, avremo questa impronta emotiva, ma poi dopo si perderanno e nei libri di storia per la maggior parte rimarrà soltanto le informazioni grezze, le foto eccetera, ma si perde tutto questo ed è molto emozionante vederle e farne parte ora finché dura ancora. Hard work, all the dedication had come in, and that everyone was just excited about not only what we had captured, but also what this mission could do going forward. It was a great feeling. It was a feeling I won't forget for quite some time. And then regarding the question about the microphone, we started to look at it. What we think happened is that there was a communication error between the device that is responsible for digitizing the analog signals that the microphone picked up and then passing them back to the computer that actually stores all the data. We're not exactly sure why it happened. It could have been a fact that it was just so much data streaming into the system. We tested it, but you know, obviously everything's a little bit different on Mars than we actually have here on the ground. So we were pretty quickly able to determine we didn't think there was a hardware issue with the microphone, which is why we were able to approach the project and get their concurrence to try to turn the microphone on then on that SOL 2 boundary. It's just unfortunate that error happened during the EDL and we just weren't able to record any of the data that we generated. Allora, a quanto pare, da quello che hanno capito fino adesso, sembra che il problema sia stato il modo in cui comunicava il sistema del microfono con i computer di bordo, e a quanto pare parte della comunicazione non ha funzionato e quindi è stato più che altro un problema software di comunicazione. E c'erano tantissimi dati che venivano gestiti dal computer di bordo contemporaneamente e semplicemente il segnale audio per qualche motivo non è stato registrato. Il microfono però funziona, non c'è stato problema con il microfono dal punto di vista hardware, è stato un problema software che non era venuto fuori nei test sulla Terra ma è venuto fuori lì, e quindi è un peccato che sia venuto durante la discesa, ma comunque almeno il hardware funziona. During the sequence. All right, thanks. And up next we have Chris Davenport from the Washington Post. Hi, thanks for taking the time and for showing us. I really appreciate it. I wonder if you could talk a little bit about the cameras that were used to record the video. I understand they were specially designed maybe by a commercial company called FLIR Systems. Just curious to know, like, what goes into, you know, designing a camera that's sustain the G's, the blast of the thrusters, everything that it's got to go through to capture that images. Thanks. Okay, so allora, quello che gli ha chiesto è quando avete progettato le camere, cioè quando avete creato tutto il sistema per le camere per riprendere la discesa. Le camere utilizzate sono di un sistema chiamato FLIR, che è potete trovarlo, il sito è, ora non mi ricordo se direttamente FLIR, ma comunque se cercate FLIR Cameras su Google viene fuori. E sono delle piccole camere industriali, immaginate delle simili GoPro da usare in situazioni estreme. Non estreme tipo sport estremi, ma più estreme tipo industria. Sono quel tipo di camere che sono state utilizzate, sono molto piccole, compatte, richiedono poca energia per la base di quello che è stato il sistema. Quindi hanno chiesto come hanno organizzato tutto, come l'hanno fatto e come hanno fatto i test per assicurarsi che sopravviva al rientro su Marte. Cameras were originally purchased from a company called Point Grey, which was then bought out by FLIR.
And I can tell you that the modifications we made to the camera were minimal. This was not a camera specifically designed for use on Mars. You can purchase the same camera off the internet for whatever applications you might have for it. The only things we did is we actually added some bonding material on the inside to try to make sure that in the dynamic environment of launch and then that mortar fire event that I talked about, that the camera will continue to operate. And then we had to swap out a couple pieces on the inside because in the vacuum of space, they had the ability to outgas material. And if that material deposited itself on the detector, then we wouldn't get the clear images that we actually got. But other than that, it was not specially designed for use for this application. It is a commercial off-the-shelf camera. Hanno detto che le uniche modifiche che hanno fatto sono state per un outgassing, per evitare che il gas si depositasse sui sensori, ma per il resto, a parte piccole modifiche, erano esattamente le camere che potete comprare anche voi. Thank you. And up next we have Michael Sheets from CNBC. Hi, congratulations again on capturing stunning footage of this landing. I'm curious on two aspects. I mean, one, Adam Seltzer, you guys had said that in 15 years since he really engineered the sky crane, he never actually seen it in operation. I'm curious what Adam thinks about seeing this work on another planet. And secondarily, how this informs and how being able to actually see the landing informs future missions, even as NASA looks to one day land astronauts. What does this really teach you about trying to get people on the surface of Mars? Gli hanno chiesto come questa esperienza, per esempio, ci migliora il modo in cui ci prepariamo anche per missioni future, ma anche per missioni con esseri umani su Marte. Well, let's see. Adam's not up here, but I can channel him for just a moment, perhaps, and tell you that. This is a thrill of a lifetime, I think, not just for Adam, but all the people that contributed to this architecture development back on Curiosity. I remember when we first briefed this system, with the supersonic parachutes and multi-body systems, and we're going to lower this thing on a tether, and people just looked at us like we were insane, and Adam... Ha detto che quando hanno iniziato a pensare al sistema Skytrain che abbiamo ora, le persone lo guardavano come fossero folli, perché stavano cercando di fare qualcosa che era fuori di testa rispetto a quello che veniva fatto o accettato come standard all'epoca. And his team, of which Al was part, they kept at it, and they explained why it made sense, they explained why it was robust, they explained why it would work. It was not easy to build, I will tell you that, as the flight system manager on Curiosity. But once you build it and once you test it, it's something that really is designed inherently to interact with the uncertainties that Mars throws at you. And so I think being able to see his system operate like this, in high definition, landing at Jezero, it doesn't get too much better than that, I don't think. So I'm going to throw it to Al. He can maybe say a few words about the types of technologies and information that we have on the technologies on the system and information we got getting back from EDL and will be getting back as part of our reconstruction activity. Ok, allora stanno parlando di i dati che riceveranno anche in futuro. Tra l'altro volevo, per chi è arrivato ora, ricordarvi che abbiamo tutte le foto, hanno funzionato, eccole qua, potete trovare le foto grezze. Stanno arrivando, l'atterraggio è stato perfetto e anche il suono ha funzionato, il microfono funziona, è sulla superficie. Potete andare su Mars 2020 per cercare sul sito della NASA, che è il nome di tutta la missione complessiva, incluso l'elicottero, e trovate tutto quanto qui, incluse queste sono le immagini grezze, RAW, e trovate anche l'audio se andate su multimedia, audio, e trovate qui gli audio dalla superficie di Marte da parte di uno dei microfoni. Il microfono che non ha funzionato non è un problema hardware, è stato un problema software durante il periodo di discesa verso la superficie.
Per quanto riguarda invece le altre foto elaborate per la discussione, vi ricordo che poi dopo potete seguirmi qui su Twitter, dove ci sono già diversi filmati, quindi potete venire qui, dibattere, parlare, raccontare, fare tutte le domande che volete, così come potete seguire il canale di Link for Universe su Telegram, cercando L4U Space News, scusate. Ditemi voi, volete che rimanga per seguire tutte le altre domande fino alla fine, oppure vi interessa meno e volete che risponda alle vostre domande o riguardiamo il video? Cioè, se questa parte delle domande vi interessa, se non vi interessa che vi traduca anche le domande, let me know, ditemi voi. Into the future. Yeah, I mean, I think we can talk about a lot of things. I mean, but as Matt mentioned, you know, as a fresh-faced kid, when the Sky Crane was invented, and I was in that room, and it's amazing to see it finally in action. Even though we knew it worked once, we didn't know for sure it was going to work again. And then for it to work again, and then for us to see it is incredible. And just starting with Sky Crane there, you can see some things that I think are going to be useful to the future. One thing that's, of course, of a lot of interest, especially as we start landing bigger things, is the plume ground interaction. The interaction between those rockets and what they're doing to the ground and how they kick things around. And we've got great video of that here this time, both from the rover download camera and the descent stage download camera. We can see how those, how they create those scours and stuff gets pushed together and creates a sheet underneath the rover. We can see that all occurring. So that's super useful. The parachute stuff too, one thing we didn't show necessarily here is that the parachute upload cameras, the two that we got, are at 75 frames per second. So we can see that inflation, that only occurs in 0.7 seconds, in less than a second. And see that snap open and look at all the details of how it unfolds and how it's symmetrically inflated. And all those things are very useful for future missions, both whether they're landing more things in people or stuff and then people. SRL, other missions are going to use, future missions like the sample retrieval missions, are likely going to use things like parachutes and rockets, of course. So we're very interested in seeing how those cameras and what we see in those camera images can teach us about how those systems are actually performing and make our systems more robust in the future. Allora, quello che ha detto in sostanza è, come dicevamo prima, che una delle cose più interessanti è che durante la discesa verso la superficie, in prospettiva dell'arrivo degli esseri umani, è molto importante imparare dall'interazione che vediamo dei motori con il terreno, perché quello sarà fondamentale per qualsiasi tipo di atterraggio che vogliamo fare, così come è stato molto interessante vedere l'apertura del paracadute, perché anche quello è qualcosa che non abbiamo mai visto così in dettaglio, e la camera che tra l'altro ha specificato, la camera che ha fatto le osservazioni ha fatto l'osservazione dell'apertura del paracadute a 75 frame al secondo, perché tutta l'apertura dura meno di un secondo, e anche quello non l'abbiamo mai visto in condizioni marziane, quindi queste cose saranno fondamentali per preparare la strada alle missioni umane sulla superficie. Ora, il modo in cui scenderemo con esseri umani sulla superficie è ancora molto molto in là da decidere, non abbiamo ancora una missione. Ci sono aziende come la SpaceX che stanno lavorando ad un'intera navicella come la Starship che atterra propulsivamente, ma ci sono anche altre idee su come riuscire a farlo a parte con la navicella in sé che scende sulla superficie con gli esseri umani, portando dietro altre navicelle che sono soltanto per cargo o anche di robot e rifornimenti, e quelle potrebbero aver bisogno di paracadute. Quindi la Starship non utilizzerà paracadute ma utilizzerà lo scudo termico, mentre altre missioni, altre proposte potrebbero aver bisogno di paracadute. A prescindere, al di là degli esseri umani, gli esseri umani useranno anche robot insieme a loro, e quindi può essere che le loro missioni questi due tipi di missioni siano complementari, e quindi comunque impareremo moltissimo da queste osservazioni. Thanks, Alan. Matt. Up next, we have Ken Chang from the New York Times. Hi, thank you. I was wondering if you can give me a few more details about how the data came back. Those 30 gigabytes that was collected, how much has come back, and what was the data rate that you were able to send them information back? Thank you. Ha chiesto se hanno dei dettagli in più su quanti dati effettivamente sono stati mandati a casa e a che velocità più o meno. Qual è stato il data rate della condivisione dei dati dalla superficie di Marte a casa. Se vi ricordo che il Master Consensus Arbiter, che ha mandato indietro parte dei dati che avevamo visto noi in diretta, e ha qualcosa come, se mi ricordo bene, 2 megabit al secondo. Comunque, sentiamo. Maybe Jessica can... So I can say that as part of our commissioning activity, we actually walk
the data rate up over the course of our different overflights with the orbiters. And so we start with a lower rate, 2,000, 8,000, and then we increase that into an adaptive data rate with the orbiter, in which we can continue to go many megabits, 2 meg, 8 meg, and then much further beyond that over the course. The total volume that I don't have off the top of my head, and so maybe, I don't know if that's something that Dave or... Allora, stanno parlando della trasmissione dei dati dalla superficie di Marte fino in orbita marziana, fino a oltre 8 megabit al secondo, e hanno la speranza di poter andare anche oltre. Questi sono dati portati dalla superficie di Marte fino in orbita marziana. Poi dopo, da lì, l'antenna dell'orbiter deve mandare i dati indietro. Ci sono 3 sonde che al momento vengono utilizzate, 2 della NASA, Mars Reconnaissance Orbiter arrivata nel 2005 e Maven del 2018, se ricordo bene. E la terza missione invece è TGO, che è arrivata lì nel 2018, anche lei. E del Trace Gas Orbiter, se ricordate, è quello che ha portato dietro anche il piccolo lander dimostrativo Schiaparelli dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi ci sono queste 3 sonde che orbitano intorno a Marte, con la possibilità di mandare grandi volumi di dati fino a noi sulla Terra e farci comunicare con questi 2 rover, Curiosity da una parte e il rover Perseverance dall'altra. Se andremo con esseri umani avremo bisogno di nuovi tipi di condivisione di dati, non tanto per la velocità quanto per il volume enorme di dati. Anche per la velocità, però il volume di dati aumenterà tantissimo con le nuove missioni. Quindi una delle idee è di utilizzare in futuro sistemi laser, ma di quello ve ne parlerò magari in un altro video. Quindi invece di onde radio, utilizzare un sistema di comunicazione laser tra satelliti che abbiamo già iniziato a testare. We can provide for you later. Justin, do you have how many images we got back? Yeah, we counted. So we counted yesterday that we're releasing today. There was about 4,500 that we've gotten so far that we're pushing out to the web today. And I will mention that when the orbiters fly overhead, the compasses typically return, let's say, 500 to 900 megabits per pass. And we've had, I don't know, we've had a lot of them now, like 5 or 10 of them. We've typically had about 2 to 3 overflights per night, and it does vary. The rates I was referring to are the communication rates from the rover to the orbiter. And then once that's collected, then we're anywhere from, some passes will be smaller, 80 to 100, and where we've had other passes which have been significant amounts of data up at 700. And so wow. It is variable per orbiter. And per orientation. Alcune volte hanno portato fino a 700, immagino 700 megabyte in una sessione di dati rimandati verso l'orbita, che non è male, impressionante. Yeah, and I would add one more thing I wanted to mention about the camera technology and then this data. We hadn't mentioned it, but in addition to use commercial cameras, we're using a commercial computer, an Intel-based PC. It's running Linux, open source. So it's the first open source, at least that I know of, open source Linux box running on the surface of Mars. Actually, inside the rover, it's quite compact. And so there's the Linux operating system. And we compress the video using FFmpeg, which is another open source tool. So, per quanto riguarda le riprese video, c'hanno un processore che appunto è uno dei computer del rover che utilizza il sistema operativo Linux, è il primo open source sulla superficie di Marte, e utilizzano un codec FFmpeg per la codifica dei video da mandare sulla Terra. Thank you to the open source community for allowing us to use your amazing software. Che bello! È bello che, hai visto, la comunità open source ora ha un piedino sulla superficie di Marte, quindi questo è fantastico. Just very briefly, I just want to note, as Jessica said, you saw some of the terrific imagery from the Mars Reconnaissance Orbiter. We've been getting fantastic support from the orbiter community, not just MRO for both that imagery and the comms, but also from Maven, which is a Goddard spacecraft, from Odyssey, one of our older orbiters, and for the ESA, European Trace Gas Orbiter as well. Some of the biggest data volume passes we've had brought back a lot of this imagery, came from our partners in Europe, and thank you all to them.
E come dicevamo prima, è stato un next on the ringraziamento agli europei anche, oltre alla missione Mars Odyssey che non ho menzionato per il contributo. lines is Mike Wall from space.com. Thank you all for doing this, and yeah, it's really an amazing video. Thanks for sharing it. There's a question for Dave. What do you anticipate doing maybe with the EDL mic now that it's up and running? Do you see it having any kind of diagnostic uses during the deployments of the robotic arm and sort of like the instrument checkouts and so forth? What do you see it doing aside from recording Martian wind and the sound of the dirt under the wheels and so on? Hanno chiesto per l'uso del microfono, ora ha chiesto del microfono per la discesa, ma immagino intendesse in generale per l'uso dei microfoni. La domanda è che tipo di utilizzo scientifico se ne potrebbe ottenere, anche oltre il piacere di sentire il suono del vento su Marte e dello scricchiolio delle ruote mentre il rover si muove sulle rocce, sulla superficie di Marte. C'è qualcosa, per esempio, potremmo verificare grazie all'audio se tutto funziona bene per il rover, se il sistema di apertura dei vari strumenti funziona come è dovuto, se la trivellazione delle rocce funziona bene. Un po' come quando siete in macchina, vi è mai capitato di sentire un suono strano che fa il motore della macchina e capire che c'è qualcosa che non va dal suono? L'idea e il concetto è quello, quindi di riuscire a capire se ci sono eventuali problemi o se tutto funziona bene ascoltando il suono che fa il rover e i vari componenti. E gli ha chiesto se hanno in mente qualcos'altro che possono fare con l'audio. Thank you. Yes, we've had a lot of discussion about how we might be able to use both the EDO cam microphone and the super cam microphone to do those type of diagnostic stuff. I mean, the ops team right now, I don't want to speak for Jessica, but they're focused on getting the system deployed, and capturing noise of that is definitely not the first priority. They need to focus on getting this vehicle ready to perform some amazing science. But that doesn't mean in the future we could not sit down and discuss the possibility of capturing audio files of an actuator as it actually spins on the surface of Mars. The noise is an incredible thing that engineers can use to basically detect the health of moving systems, gears and actuators and things like that. And so if we get a snapshot of a actuator today, and you can compare over time, do another snapshot, another audio file of that actuator in the future, compare the two and see if there's anything that can be learned in terms of the health of that device. Now, with that... Questo sta molto bello, ha detto che un'altra cosa interessante da poter fare in futuro sarebbe anche ottenere dei pezzettini audio, delle registrazioni nei momenti in vari momenti della missione. Quindi puoi ottenere un pezzo audio di come suona il rover o un attuatore oppure altre parti del rover o le ruote ora, e poi ottenerlo di nuovo, che ne so, tra 3 mesi, tra un anno, e vedere se ci sono differenze. Se andando avanti nel tempo c'è qualche scricchiolio, qualche rumore che è preoccupante o altro. Piccole cose così sono molto importanti perché ti permettono di trovare problemi che magari sul corto termine non sembrano gravi, ma sul lungo possono accumularsi, specialmente con l'invecchiamento del rover. In questo modo potrebbero trovare una soluzione prima ancora che il problema diventi qualcosa di preoccupante. Quindi di suo questo è molto interessante, anche se ha detto che prima di tutto ovviamente la loro priorità non è l'audio in questo momento, la loro priorità è preparare il veicolo per iniziare a fare operazioni scientifiche per cui è arrivato lì. Quindi prima di tutto daranno la priorità all'apertura delle camere, degli strumenti scientifici più importanti, muoversi, che è una cosa che ancora non è stata fatta ed è super importante. Una volta che sono tranquilli e hanno fatto le procedure di base, vedono che tutto funziona bene, allora possono ritornare su questa cosa di fare delle indagini tecniche e ingegneristiche con un po' di audio. Said, I do need to remind everybody that the microphone that's in the EDO camera system, just like all of the cameras and other hardware, is off-the-shelf hardware. It is not designed to live in the hostile environment of Mars. It gets down 120 degrees plus below zero at night, and then it warms up significantly more in the day to, minus 40 or something like that. So those temperature cycles and that cold temperature are going to significantly limit the life of these devices. They're just not designed to last for long periods of time. Ha detto comunque di ricordare che sono prodotti off the shelf commerciali, quindi sono prodotti che sono esattamente le soluzioni che potreste comprare anche voi. Vi ricordo che è di una compagnia chiamata Flare in particolare, che sono delle piccole camere compatte
stile delle GoPro, ma utilizzate per attività industriale, e i microfoni pure. Quindi, essendo delle soluzioni commerciali, non è che sono protetti così tanto da resistere sul lungo termine in termini di stress, perché la notte la temperatura può scendere anche fino a meno 80, meno 100 gradi Celsius in alcuni casi, e durante il giorno puoi arrivare a 10 gradi Celsius, magari durante l'estate, e passi attraverso cicli termici molto stressanti per questi strumenti, e la loro vita sarà sicuramente accorciata notevolmente, non essendo progettati per resistere. Ora, se vi chiedete, aspetta, ma perché non li hanno protetti allora? Perché non li hanno fatti progettati per resistere per tantissimo tempo? E sarebbe bello, ma il costo è quello. Quindi questa, vi ricordo, tutto questo sistema di camere ulteriori per riprendere la discesa più l'audio è stata un'aggiunta in più, non era parte della missione in sé per sé. Quindi il budget a disposizione è molto molto più piccolo. E il rischio è che se tu prendi quella cosa e dici vabbè sì, però la voglio modificare in questo modo, voglio aggiungere questo, cioè aumenti il costo e alla fine scopri che magari il budget totale non ti ci può far rientrare, e quando decidi di tornare indietro e dire vabbè allora lo faccio senza, è troppo tardi e quindi non puoi più includere il tuo strumento. Quindi non basta, i soldi non ci sono mai per tutto quello che vuoi. È sempre così per tutte quante le missioni, è frustrante tantissimo, perché poi te pensi vabbè, ma sarebbe bastato veramente pochissimo, sarebbero bastate delle cifre intorno a centinaia di migliaia di dollari appena, che sono, rispetto a budget militari, sono tipo una mattinata di una missione, neanche un'ora, e quindi pensi in prospettiva rispetto a tutto il resto. Cioè, ci sono calciatori che guadagnano di più al mese, e quindi è difficile. Però allo stesso tempo, si fa quello che si può. E questo è già molto più di niente. Quindi bisogna sempre farsi contenti, bisogna guardare alla prospettiva futura. E se tutto questo ha funzionato così bene, magari sarà di ispirazione per le prossime missioni. E magari, se il pubblico è molto felice e il guadagno scientifico è tanto, possono creare delle versioni molto più resistenti. The SuperCam microphone might continue to work. It actually is designed a little bit more for this particular environment. It can last longer. So I think, you know... giusto, questo è vero. La SuperCam ha un microfono suo integrato che non è così esposto come questo, che potrebbe resistere per molto più tempo. Quindi potremmo comunque avere una parità di uno dei microfoni, quello più esposto all'esterno, quello della camera che come obiettivo aveva solo la ripresa della discesa e lo skycrane, ma quest'altro microfono nella SuperCam, che è più protetto, potrebbe resistere per un po' più tempo. As you heard, I think Dr. Z mentioned earlier, we're always surprised by how rugged and robust some of our items are, how long they actually last. You know, they continue to operate far longer than we designed them. We've gotten pretty lucky over the last couple of days. Perhaps we'll get lucky and the hardware will continue to operate on the surface of Mars and allow us to do those type of diagnostic things in the future. I don't know, Jess, you want to add anything more about how you might consider using them? Well, I can say that application was one of the things that we had projected and tested, and wanted to make sure that even though this was a capability that was part of the cruise and entry, descent and landing software package that we're operating right now, we've also carried that capability forward into our surface software. And so, assuming the hardware is good, we're open and ready to use it. Yeah, and I will mention, to the question, we actually have gotten requests from instrument teams wanting to turn on the microphone to observe their instrument functioning. Moxie is one of the instruments. It's going to be generating oxygen, has compressors and scroll pumps and things. Oh. And they actually want us to use the microphones to do diagnostic. Beh, alcuni team, per esempio, come quello di Moxie, che è lo strumento che deve produrre ossigeno per la prima volta sulla superficie di Marte, in prospettiva delle missioni umane, ha chiesto specificatamente se può avere il microfono acceso per poter sentire se i suoi strumenti funzionano bene, perché ha diverse pompe e valvole e altre cose, quindi vogliono essere sicuri che tutto funziona bene, anche con il beneficio audio che può dare una conferma. Acoustic measurements. So I actually think that this might become something that all rovers might want, because everybody knows that when you hear something squeaking, it's diagnostic, maybe you need to check it out, and it tells you a little bit about how it works. And so we will find out how these get used. It's actually kind of exciting, and we're getting requests from the teams. So we're gonna... A livello storico questo è molto affascinante, perché è successo anche in passato, quando piccoli strumenti venivano aggiunti non per lo scopo
per cui si pensava che sarebbero stati usati. È stato bello vedere come gli scienziati, una volta che dai in mano un giocattolo e sono lì sul posto, si inventano sempre modi incredibili per utilizzarlo che prima non erano mai stati immaginati. Quindi, per esempio, uno dei miei preferiti in assoluto è Jupiter. A bordo della sonda Juno, che è una missione che è stata lanciata in orbita intorno a Giove, che è ancora in orbita intorno a Giove. Ieri, per esempio, è riuscita a fotografare, è riuscita a passare di nuovo intorno a Giove con successo per la 32esima volta. Ha uno strumento che serve a fare delle riprese delle stelle. Fondamentalmente tutte le sonde hanno strumenti simili e servono per fare continuamente riprese delle stelle per vedere se la posizione in cui si trovano è quella giusta. Quella sonda ha fatto foto così. È riuscita a riprendere con quello strumento che appunto non era pensato per questo. Costellazioni, come vedete qui, vabbè, è quello il suo lavoro, ma questo qui è un anello di Giove. Giove ha gli anelli e non li avevamo mai visto in questo livello di dettaglio. E con questo tipo di riprese ci siamo riusciti. Qui potete vedere un'altra ripresa. Questo è parte dell'anello dell'anello intorno a Giove. E queste riprese ci hanno insegnato un sacco degli anelli, di come finiscono, quanta polvere, come cambia la densità, ma non era neanche immaginato. Non solo, ma lo stesso tipo di camere ci sta aiutando ora a misurare anche le aurore e trovare fulmini, questi puntini che sono fulmini sulla superficie, e vedere anche, eccole qua, aurore. E di nuovo, questi strumenti non erano pensati per questo, abbiamo improvvisato dopo, però ci hanno insegnato tanto su come poter cambiare poi dopo gli strumenti in futuro, e altre missioni potrebbero creare delle versioni di strumenti adatti per anche questo, per cui mi aspetto qualcosa del genere anche per quanto riguarda ora i microfoni su Marte. Quindi to put those into the plan. I'll just say I hope it does survive long enough so that we can hear those wheels crunch over the surface of the planet, because I think we would hear it, and I think it'd be great to hear that big rotary percussive jackhammer drill taking that first sample of a rock on Mars as well. I think we'd hear that also, so I'm hopeful that our little microphone will hang in there for some of those events. Ha detto speriamo di avere l'audio anche per quando ti riveleremo su Marte. Next is Lisa Grossman from Science News. Hi, thanks for taking my question. The video is amazing, and a lot of it looks a lot like the animations that you've shown before the landing to kind of advertise this. Excuse me. Going forward, how will you distinguish the video that is the real video from the animations to kind of make it clear to people what they're looking at and keep them from getting confused or not be fuel for conspiracy theorists saying we haven't actually done this? La domanda è l'atterraggio che avete fatto è ripreso in maniera talmente splendida che ci sono delle sequenze del vostro video che somigliano un sacco all'animazione che avete preparato di come sarebbe l'atterraggio, e quindi come avete intenzione di aiutare il pubblico a distinguere tra queste due cose per non confondersi, per essere sicuri che poi dopo magari la gente non dice che è un complotto, che è tutta un'animazione, che anche questa appunto è generata da computer grafica e non siamo arrivati su Marte. Questa cosa pochi anni fa non sarebbe mai stato un problema, perché pochi anni fa la qualità delle animazioni era palesemente molto molto diversa rispetto a quello che può fare una camera. Adesso le tecnologie stanno migliorando molto e nel futuro, per gli anni 30, che ne so, le prossime generazioni di missioni di questo tipo, potremo avere animazioni fotorealistiche. A quel punto potreste avere delle animazioni che sono talmente precise che sono indistinguibili da un video vero, con condizioni di luce, eccetera, eccetera. E quindi è affascinante vedere come avviene questa transizione, come pochi anni fa non avresti confuso nessuno, ora invece generalmente persone che non sono abituate a vedere queste cose possono rimanere confuse. Grazie di cuore per la donazione a Pippo, grazie davvero, e come sempre grazie per la donazione a tutti voi che mantenete questo canale attivo. Quindi se vi piace il canale, se vi divertite, se volete vedermi seguire altri eventi e lanci spaziali eccetera, ricordatevi che
ogni piccolo sostegno fa tutta la differenza del mondo. A proposito di questo, ora questa sera la SpaceX si prepara ad accendere i motori per la Starship SN10 e quindi forse nei prossimi 3 giorni avremo la possibilità di vedere anche il hop di SN10. Quindi rimanete aggiornati, abbonatevi e seguitemi, perché se no vi perdete magari alcuni dei più importanti eventi che avverranno ora prossimamente. I guess I could try to take that one. I mean, I think we should label very clearly which ones are from Mars and not. I think it's clear to a lot of us, but I think you're right, given the way that the animation's been pretty good. I get a sense for how that could be confusing. I think we should label them going forward. Now that we have this kind of video, we should be clear what's real. La soluzione che ho proposto è un'etichetta. Ci scriviamo animazione. E quindi, fatto. What a great problem to have. Exactly. It's an amazing problem to have. Giustamente, è un bel problema da avere. Any thoughts? Yeah, I can attest to it's real. It's actually real. I know, because I know the data very well. It's stunning and it's real. And that was our thought too when we first saw it. We're like, wow, this looks like doesn't look real, but it is, and that's what's so amazing about it. And you know, I know I've seen some of the video games are getting pretty good. You know, if second glance you look at a sports game and it looks like it's real, but it's fake. But this is actually real stuff, and that's why it's so exciting. And I actually just want to say, for those of you that want to go watch the videos, personally I like watching like quarter speed or even slower, because there's so much detail in there that anyone who's done animations knows that would take a lot of time to do. And it all happened so quickly, and the camera cut everything, and so that's how we know it's real, because we know so much about these systems. But giustamente diceva che consiglia tanto di guardare questi video a velocità più bassa per poter vedere tutti i dettagli. Noti tantissime cose che magari altrimenti si perdono, quindi consiglia di riguardare questi video a velocità bassissima. Non sono un'animazione, perché è talmente pieno di piccoli dettagli che loro riconoscono, perché fanno parte della parte ingegneristica, tecnica eccetera, che appunto non sarebbe stato possibile simulare magari una cosa talmente minuziosa, non l'avrebbero comunque fatto. Just so much detail that's one way that you could look at, but yeah. There's one other thing I forgot too. I remember early on MSL, when they started coming up with the animation for Curiosity's landing, we had a discussion about the plumes actually coming out of the descent stage, and the fact that they were clear and that you wouldn't see them in real life, like you don't see them in the rover upload camera. But we thought that it would be that people would be expecting to see them in the animation, so they took some artistic license in putting them there. So here I can tell you now that hopefully our future animations will show the right thing and show the clear plumes like you see in the real video. Ma è vero, magari questo ha ragione, migliorerà le animazioni future, quindi aggiungeremo cose esattamente come le vediamo nei video, che magari finora non abbiamo incluso. Yeah. The same comment for the exquisite detail on the rover. If you actually look at, you know, every cal target's in place, every little twist, you know, every tie, cable tie, they're all there. In the animations, you usually don't have that. When you get down to that level of detail, at least now, you typically don't, because a lot of the things happen kind of last minute, and you know, as the rover's getting built and people slap things on and they're not in the drawing, so the animators don't pick it up. And that's another thing that's amazing about this video. Every single detail is in there, so encourage people to look at it. It's fun. Yeah. Thanks, Justin. It really is some beautiful detail. Now we have a social media question to take. Jerome on Twitter asks, some pictures we can see dirt and small rocks inside the real wheel rim. Was this expected, and will it become an issue if more dust and sand is picked up along the way? Allora, sta facendo riferimento se andate su mio Twitter, tra l'altro vi ricordo che se non la fate ancora dovete assolutamente seguirmi anche lì, perché sennò non vi perdete, almeno così non vi perdete tutte le foto e video, anche di quelli che sono usciti oggi. Ma sta parlando di questa foto, vediamo se riesco a ritrovarla a volo. Questa, vedete, si vede un pochino di polvere all'interno? Eccolo qua. Questa è una foto arrivata, credo, ieri notte, e si vede un po' di polvere rimasta all'interno della ruota. Quella polvere rimarrà all'interno della ruota per un bel po'. Sì, poi magari il vento la volerà via, si accumulerà un po' di altra, ma comunque all'interno della ruota non ci sono buchi,
dentro sulla ruota stessa, quindi quello che rimane, il materiale rimane lì, non ha modo di uscire fuori da lì. E non è un problema dal punto di vista tecnico, non causa comunque problemi, ora lo diranno meglio anche loro. Però per chi di voi è impulsivo, compulsivo, ossessivo, scusate, compulsivo, magari gli dà fastidio che non si possa pulire lì e vorreste andare lì con una nuova missione solo per pulire e togliere la polvere da lì. Ma non si può, dovete mettervi l'anima in pace. Grazie di cuore allo zio Putin per la donazione che dice: bella Adrian, grazie per la magnifica serata, super euforico, ti sostengo anche su Patreon, continua così, grazie di cuore, un abbraccio fortissimo e vi ricordo che se siete su Patreon poi dopo potete andare anche nel gruppo privato che abbiamo su Telegram, dove mi trovate tutte le mattine, potete parlare, mandarmi audio, mi trovate sempre lì e farmi qualsiasi domanda e vi rispondo direttamente lì in qualsiasi momento del giorno. Oltre a questo vi beccate anche le patch e anche libri autografati e molto altro ancora, quindi se volete potete andare a seguire e anche su Patreon e partecipare direttamente. Allora, sentiamo qual è la risposta riguardo alle ruote. I can speak to that. So it's not uncommon for us to have rocks and dirt inside the wheels, either from the landing event or as we're driving across the surface. You'll also notice on the deck, we also experienced some of that debris coming down on top of the rover. And we design our mechanisms for these conditions so we don't expect any issue with the material from the landing event or as we continue to rove across the surface. Thanks, Jessica. And right now we have a call from Eric Berger on ARS Technica. Oh, Eric Berger. Yes, hi. Thank you very much. Di nuovo, come avete sentito, non sarà un problema. Sta andando tutto bene, per cui il problema più grosso sarà se qualcuno vuole assolutamente pulirlo. Ma comunque monitorerà la situazione anche strada facendo. Doing this, congratulations on such a stunning array of photos and videos. Al Chen mentioned the dust earlier, and it was striking as the spacecraft got close to the surface how much was kicked up. It's a 1-ton rover. It's pretty sizable, but when you're talking about human missions, it's much larger. And so, what does being able to see this dust tell us about the challenge of landing future kind of much larger spacecraft on Mars? Is that something that you're going to have to account for, and if is it going to be a really significant issue to deal with? Thank you. Gli ha chiesto, vedendo il modo in cui quando il rover è sceso ha sollevato tantissima polvere, si notava appunto che c'era veramente tanta e ha coperto tra l'altro tutto quanto il rover mentre scendeva. Pensate che potremmo imparare qualcosa riguardo ai sistemi di atterraggio per esseri umani? Perché comunque le navicelle per umani saranno molto più grandi di così, quindi potrebbero sollevare arrivando molta più polvere. A proposito di questo, avete presente la Starship per atterrare su Marte? Beh, c'è una variante della Starship chiamata Moonship per andare sulla Luna, e in quel caso i motori per la parte finale, per la discesa, non saranno utilizzati quelli sotto, ma saranno utilizzati dei piccoli motori sopra per rallentare la navicella, ma per non arrivare direttamente con i pennacchi dei motori sulla superficie, in modo appunto da non creare un cratere lì dove stai per atterrare. Quindi questi problemi generici sono complessi, dipende molto dal terreno, e questa è la prima volta che possiamo vedere una prova tangibile di com'è. Yeah, I think I can take that one. I mean, I think, as most people know, right there, as far as I'm aware, there are no landing pads on Mars or barges that we can land on, prepared places. So we're going to have to deal with, especially if we're going to use propulsion, we're going to have to deal with this plume ground interaction. And it's really difficult. It's difficult to get right, to get the modeling right, to get to understand it, or even to do a real test that shows a good impression of what you're going to come down on, especially when you don't know exactly where you're going and what the terrain is like. And what the ground properties are where you're coming down. So I do think this is a big challenge for us going forward. And that's why collecting this information here is useful. We can certainly begin to see how it actually behaved in real life and see how things began to move and what those scours are like. And we have a vehicle that'll tell us what the ground that we happened to land on was like. And we know how we were commanding those engines and where they were pointed. So we have a rich treasure trove here of data that we can use to kind of get at that kind of challenge. Because I do think it's a big one, especially as we start to land heavier and heavier things with bigger and bigger engines.
Allora, come avete sentito, sì, è vero che è una sfida molto grossa quando si arriva sulla superficie di Marte. Da questo punto di vista, uno dei tesori che hanno è che hanno i dati del comportamento dei motori che possono quindi mettere in relazione a quello che hanno visto della polvere. Quindi non è solo osservare la polvere sollevata, ma anche dire quando i motori erano a questa distanza e a questa potenza e orientati in questa direzione, hanno osservato questa quantità di polvere in questo modo e la polvere andava in questa direzione a questa velocità. E poi puoi creare da lì modelli su come in realtà si è comportato la polvere in base all'arrivo dei motori e simulare magari condizioni diverse. Quindi questo è molto molto affascinante. Penso appunto che nei prossimi anni ci metterei la mano nel fuoco anche persone che si laureeranno e faranno una tesi di dottorato magari di laurea su questa questione. Anche perché giustamente come faceva lui, su Marte non ci sono rampe di atterraggio, quindi dovremmo trovare una navicella creare una navicella che è in grado di atterrare in sicurezza anche senza una rampa di atterraggio. And up next on the phone lines is Joey Roulette from The Verge. Hey, thanks for doing this. Earlier it was mentioned that scientists are already pouring through the thousands and thousands of images, and I was just wondering what about the surface or the rocks that you guys have seen so far from these images are standing out and kind of what has been interesting from a scientific perspective. Thanks. Gli ha chiesto quali delle rocce che abbiamo visto erano più interessanti dal punto di vista scientifico e notate che tutti si sono girati verso di lui che è quello responsabile per la parte geologica scientifica, quindi ci aspettiamo una risposta da lui. Ken's there? Yeah. Okay, Ken. Sure. So you can go online and see that image that was put up during my little bit there. But we're noticing basically the different colors that we see and textures and tones. And so one thing that's striking to me, standing out to me and some of us, is that a lot of the rocks that are labeled as light rocks seem to have a rough texture, whereas some of the darker rocks further afield that are higher standing, more like large boulders, seem to be smoother. That can mean something about the grain size and the potentially the composition of the rocks themselves. One of the things we're noting as the resolution gets better is that these light rocks closer to the foreground may actually be kind of dark on the inside, and that the light tone we see may be largely due to dust covering, and where the rocks stand up a bit higher and have less dust, they tend to appear dark. So a lot of, new patterns are emerging. And then, of course, one of the most exciting and interesting things are these, what we call the holy rocks, that are, in some cases right under our wheels, and these smaller cobbles that are right around the rover. I didn't mention, but, one of the possibilities for those holes is that they are what we would call vesicles, which would be due to the gas escape from a volcanic rock. We're not calling them vesicles at this point because it's important for us to stay open to the different possible interpretations and not get locked in yet on limited data. But if they are volcanic rocks, that is enormously important to us because it potentially provides an opportunity to get a really nice radiometric age or an absolute date if a sample like that comes back to Earth. But then again, if you go back to images from many previous Mars missions, rovers and otherwise, you'll see that wind abrasion can cause those sorts of holes in all different types of rocks. So just a few of the thoughts that are emerging, and then of course we're starting to get views of the Delta Front now, which just have us, on cloud nine, looking at some of the targets further afield that we're excited to explore. Allora, quello che ho detto è che le rocce sono molto interessanti, vederle anche così e ancora non si sbilanciano troppo perché ovviamente non hanno potuto fare delle indagini scientifiche su di loro, è molto presto per riuscire a farlo, ma la speranza è di riuscire ad arrivare con il rover nel futuro per vedere direttamente le rocce da vicino e
Inoltre, guardandole, ci sono... Allora, una delle cose che intriga è il fatto che quelle più bianche, quelle più chiare che hanno fatto vedere, sembrano un po' più ruvide, mentre quelle più lontane, più scure, sembrano un po' più lisce. Questo magari dipende dalla composizione diversa. L'altra cosa interessante è che le rocce più vicine che abbiamo visto con i buchi, che possono essere causate appunto da la presenza di bolle di aria all'interno della lava quando si stava solidificando, quindi magari sono di origine magmatica, quelle particolari rocce potrebbero essere molto utili per riuscire a datare questi depositi e avere una data particolare utile per datare tutto quanto il posto. E dal punto di vista appunto cronologico, di ricostruire la storia di questo cratere e poi dopo di quando è diventato un lago e poi tutto quello che è successo successivamente, sarebbe estremamente importante e affascinante. Però è ancora presto per dire che cosa sono, però sono appunto molto intrigati da quello che si vedono già intorno. Great. Thanks, Ken. We have another phone line question. Mark Zastro from Astronomy Magazine. Hi, thanks for taking my question. I guess this is a question for Al, and I was just wondering if you could speak to the performance of the landing vision system, if you've gotten a chance to dive into that, how the range figure and terrain relative navigation really performed, and just sort of what it was thinking, how it was making its decisions as it descended. And then when you look at its performance and its accuracy, how do you judge it, and can you see that improvement over Curiosity? Yeah, that'd be great. I mean, I was really hoping for a chance to speak to that a little bit, actually. Gli hanno chiesto come si è comportato il sistema di discesa automatico che, vi ricordo, ha mappato la zona sotto in diretta mentre scendeva e poi ha deciso dove atterrare e ha trovato la zona meno pericolosa. Intanto ringrazio tantissimo anche Eltanien che ha fatto una donazione e dice: complimenti Adrian e grazie per il tuo lavoro, un saluto anche da mio figlio Carlo che è un tuo fan. Ciao Carlo, ti abbraccio fortissimo, grazie che mi segui e grazie che ti sei appassionato all'esplorazione spaziale e magari un giorno potresti essere tu dietro una missione del genere. Anche qui da noi stiamo preparando nuove missioni su Marte e pensa, il prossimo grande rover che manderemo sulla superficie di Marte, chiamato Rosalind Franklin, parte di un programma chiamato ExoMars, fatto qui in Europa, verrà guidato, indovina dove? In Italia, da Torino. A Torino verrà guidato il rover che si muoverà dell'Agenzia Spaziale Europea sulla superficie di Marte e avrà una grossa trivella che scaverà fino a 2 metri di profondità sotto il suolo marziano. Quindi, ecco, chissà, magari un giorno anche te farai parte di missioni del genere. Tanto, grazie davvero di cuore per la donazione e grazie a tutti voi anche per gli abbonamenti. The lander vision system, as part of the train relative navigation system, really did great. In fact, here's some stats, right? Based on the targeted, well, we took many images on the way down. We got tons of landmarks. We were very able to match up what we saw with our onboard map. It was almost perfect, better than many of our field tests or even simulations. So we got a very good lock on where we were. And in fact, when you combine that with our safe target selection and where we flew to, we only missed the targeted pixel by about 5 meters. Wow. So we were aiming for a particular spot on the planet once it had decided what was reachable and what the safest spot was. And given how well the lander vision system performed and our system in flying us there, we only missed by 5 meters. So that was... Cioè, è pazzesco. Hanno scelto indicativamente un posto che era il miglior compromesso per la scienza, per la sicurezza, eccetera. E poi dopo il rover scendendo verso Marte ha cercato il posto più vicino, più sicuro. Ha trovato un posto che ha solo 5 metri di distanza rispetto a quello che era previsto. Quindi, cioè, è fantastico. Più preciso di così si muore. Rispetto, se pensate che l'ellissi di atterraggio era gigantesca, era di chilometri da parte a parte, cioè se hai un margine di errore di diversi chilometri e riesci ad arrivare entro 5 metri... Shop, questo era un cappello gigante. Really great. I mean, I think we've really showed that this system can do what we wanted it to do in helping us figure out where to go and go to a safe spot. Great. Thanks, Al. We have so many questions coming in that we are going to keep the phone lines open for a little while longer. Remember to press *1 to get in our queue. For now, I'm going to take a social media question from Bob on Twitter who asks, how does the processing power of the onboard computer compare to a great smartphone? Matt, do you want to... Allora, la domanda che hanno fatto è qual è il paragone, come si compara il computer, per esempio, che ha questo rover sulla superficie di Marte rispetto ai computer dentro, che ne so, il sistema il processore di un smartphone.
Cioè, se paragoniamo il computer che è in realtà lo smartphone con il computer di bordo di Perseverance, qual è migliore? Take that one. Yeah, sure. That's a good question. You know, in the space business, we have to build things that we know are gonna work. And space is a pretty hostile environment, and the surface of Mars is even worse with the temperature swings, which we were talking about. You know, you need systems that are capable of dealing with the radiation and the temperatures and really perform with very high reliability. So as a result of that, we have a tendency to use systems that have been around for a while, that are well shaken out. And on Perseverance, we're using the same computer that we used on Curiosity, in large part because we know it worked and we wanted to have that successful flight heritage that we had from the previous mission. So this is a computer that, you would have found 15 or maybe even 20 years ago that we're flying. Allora, l'architettura dei computer, non l'ha detto, si basano sui PowerPC. I computer hanno pochi centinaia di megahertz, non di più, non sono paragonabili ai computer che abbiamo ora o ai cellulari. Sono qualcosa che avresti magari trovato più di 20 anni fa in circolazione. Però qual è il vantaggio? Che rispetto ai computer commercialmente disponibili, questi computer sono molto, molto più affidabili. Ok, perché li abbiamo già testati e in molti casi queste architetture sono state utilizzate per sonde spaziali che hanno viaggiato in giro per il sistema solare in lungo e largo. Quindi il vantaggio è che puoi essere sicuro che non hai problemi di errori o glitch o schermo blu della morte mentre stai scendendo. Hanno utilizzato lo stesso computer di bordo che era stato utilizzato per il rover Curiosity, che è già su Marte da 9 anni, quindi sappiamo che funziona senza problemi. Mi dispiace se sentite un ogni tanto di notifica, non è da WhatsApp e non è da Telegram, perché sono entrambi disattivati, quindi ho una cinquantina di schede aperte di 4 browser diversi. In questo momento è un po' lunga a cercare di trovare quale di cosa, di dove fa qualche ping, quindi mi dispiace. Having said that, these EDL cameras, which we were just talking about, are off the shelf, state-of-the-art, new technology. It is always a thrill for us when we have the opportunity, like we did in this particular application, to bring that kind of technology into our systems. It's a very powerful way to multiply our functionality and our capability. And so this was a great example of being able to use new technology. So I don't know if that's an exact answer to the question, but in short, that's a summary. Great, thank you, Matt. And Thomas, we actually have a question for you coming in. Hayden, an 11-year-old from Ireland on Twitter asks, what advice would you give to a budding planetary scientist in working towards maybe being part of the mission that will bring back samples to Earth in the future? Un bambino di nome, mi sono perso il nome, Hayden, dell'Irlanda, di 11 anni, ha chiesto che consiglio daresti a qualcuno che vuole fare lo scienziato planetario e che vorrebbe lavorare a una missione futura di ritorno da Marte con campioni, che tra l'altro è in fase di pianificazione ora, visto che l'ASA e Agenzia Spaziale Europea stanno già lavorando insieme per trasformare quella missione in realtà già entro la fine degli anni 20. Oh, I'm so glad for that question. I think about that a lot, and the advice I would give is, first of all, that's exactly the right time to get into that career. For Hayden, there could not be a better time to join that career. Even if you started 10 years earlier, or in 10 years, now is the time to start that. The advice I would give is, go really start playing with data right away. Yes, go to school. The teachers that are there are your allies going forward. To eventually. Probably you'll be perhaps at the university or at an advanced school, but go to school, do that. But the other thing I want to just give you advice on, Hayden, is we're putting all these data out. Be your own researcher. Learn how to do that. Go play with it. That's what research is so much about, and find others
who are just excited as you are. And I'm sure soon enough we'll have you on our teams in the future. That's some great advice. Thank you, Thomas. And Gli ha consigliato, e sono pienamente d'accordo, di essere già entrare già nella mentalità, essere già protagonista di queste cose, facendo lui ricerca e continuare ad andare a scuola. Ma come vi ho consigliato già prima, potete andare a vedere voi stessi tutti quanti i dati. Se volete sentire gli audio della superficie di Marte, sono qui, li trovate sul sito Mars 2020. Potete andare direttamente su multimedia e cercare raw images, e sono tutte quante le immagini grezze. Sono già più di 2858, in realtà io sono aggiornato, sono molte di più. Potete prendere i vari filtri che trovate della camera, montarli insieme e creare le vostre composizioni a colori. Ci sono siti come questo, dove potete semplicemente trascinare e rilasciare le immagini con il filtro rosso, verde e blu e combinarle insieme in una vista a colori, oppure utilizzare Photoshop o qualsiasi altra cosa. Avete i software per rimettere insieme, per creare mosaici, per rimettere insieme immagini, e potete divertirvi voi a fare ricerca su che tipi di rocce ci sono. Questa sembra un tipo di roccia che... Ci sono i libri su come riconoscere, questa sembra magmatica. Allora me la segno, quante rocce magmatiche ci sono, e mappate le varie zone. Potete già farle voi questa cosa. Tutti i dati sono completamente gratuitamente disponibili qui. Migliaia e migliaia di foto che arriveranno tutti i giorni. Più qui trovate anche le notizie, quindi potete andare su Mission Updates e qui trovate gli aggiornamenti della missione stessa, oppure le notizie in sé, che sono gli approfondimenti giornalistici, con tutti quanti gli approfondimenti riguardo a tutto questo. O se no vi seguite su Twitter, che è sempre una cosa buona e giusta, quindi se non me lo fate ancora seguitemi qui, e qui potete farmi le domande e anche sapere delle più recenti missioni in generale, spaziali di tutti i tipi. Specialmente se avete più di 11 anni, ma magari non era lui su Twitter a 11 anni. Magari era uno dei genitori. And up next we have on the phone lines Alexandra Witz from Nature Magazine. Una domanda da Nature. Great, thanks very much. I'm not quite sure who to address this to, but I wanted to ask about InSight and whether InSight had heard Perseverance landing. Ma che bella domanda! C'è un'altra missione sulla superficie di Marte che si chiama InSight, che se vi ricordate aveva problemi con una delle parti della missione, che era la talpa per scavare all'interno di Marte. Ma al di là di quella, la parte principale di quella missione è un sismografo che ascolta per sentire se ci sono terremoti marziani, che è fantastico di conto suo. Ed è riuscita a trovare diversi segni di terremoti. Una delle cose che stava ascoltando durante l'arrivo di Perseverance è se c'erano segnali dello schianto, dello scudo termico, di parti della missione o dell'atterraggio stesso della missione. Perché anche se la distanza è di centinaia di chilometri, c'è una piccola possibilità che una leggera scossa della crosta si senta anche dov'è. E immaginatevi se a Palermo riuscissero a sentire, come distanze dico, l'atterraggio di una sonda così a, non so, Milano o Parigi. È piuttosto impressionante. Però, in questo caso lo strumento è talmente sensibile che se sincronizziamo bene, sappiamo esattamente la massa di questi oggetti, che tipo di scossa avrebbe dovuto causare avendo quella velocità e quella massa, possiamo vedere se ritroviamo i dati all'interno di tutte le altre piccole scosse di rumore di fondo di Marte. So I'm not sure anybody up here has the latest information. Do you, Al? Have you heard anything new? Tra l'altro direi che a livello scientifico l'importanza è che le onde viaggiano da dove è Perseverance fino a dove è InSight, e attraversa la crosta terrestre, e mentre attraversa la crosta passa attraverso diversi strati. Ogni strato è fatto in modo diverso, e quindi lascia un'impronta quando arrivano fino a lì, che puoi riconoscere, e quindi puoi dedurre che tipo di terreno ha attraversato l'onda arrivando da Perseverance fino a lì. Quindi puoi studiare qualcosa riguardo a Marte che altrimenti non potresti. From other folks on the team, I'm not sure if this is official or not, but that they hadn't seen much yet. I think we'd have to check, to be honest. Ancora niente. Sure we get the right answer. So. Speriamo presto. Quindi per adesso niente da questo punto punto di vista. Another phone line question from Jackie Goddard from The Times of London. Hello, congratulations everyone. One of the most common questions that I get from readers who aren't generally a scientific audience but regular folks is, what is the point of spending all this money to go to another planet and explore it? And sometimes that's not even a question, it's a statement. There are cynics out there. Can you say why
we explore, and how does humanity benefit from you finding out what you find out and doing what you do? Thank you. Quello che ha chiesto in questo caso è una delle obiezioni, delle affermazioni che viene fatta più di frequente. E perché facciamo tutto questo? Perché esploriamo? Perché in qualche modo vale la pena spendere tutti questi soldi per fare un'esplorazione spaziale e scoperte di nuove zone, di nuovi mondi, eccetera. Cioè, perché ne vale la pena? Give anyone who wants to answer time to answer. I can, or Thomas, did you want to? Thomas might want to comment. Yeah, why don't I get started and turn it over to you, Matt? Is that okay if I start? Matt, you good with that? Yeah, that'd be great. So frankly, I'm thinking about this question all the time. Why do we explore? And of course, when we do that at NASA, I just want to let everybody know that if you look at how much money we're spending on each planet and the exploration of each planet, of course, the majority, the money the planet we're spending most money on, of course, is the Earth, the place where we live, where our friends live, where our history is, and where our future is going to be. And so we're not confused about the importance, and just as excited about the amazing future of what exploration is going forward. Exploration for us, though, is broader than just what is useful right now. And the reason we're so convinced that that is important is, first of all, the questions that have driven humanity, important questions, truly historic questions, in so many ways are what we're really about. Addressing those is what we're really about as humans. We want to be sure, as we look at our contributions of our generations, that we really move forward what we know, and also really affect how we think about ourselves. And that so often comes through research. There's a second reason, though. It's truly secondary, but I'm going to mention it anyway. So often, and surprisingly, the results and the technologies that we're building for the very questions that are really driven by fundamental science questions are extremely useful. And I just want to remind you that perhaps today, whoever asked that question is driving around in a car with a GPS system built for an entirely different purpose and looked at the weather forecast, which of course was not anticipated when in fact we built the first Earth satellite. So yes, we want to focus on the immediate needs today, and it's really important, but it's so critical for us as a species to look forward and explore. Matthew? Quello che ha detto è che condivido tantissimo. Lui, vi ricordo, è il capo del direttorato scientifico della NASA. Ha detto che prima di tutto, quando si parla dell'importanza, cioè di studiare Marte, per esempio, del perché spendiamo soldi per esplorare Marte, bisogna ricordare che la maggior parte dei soldi che spende la NASA, ed è lo stesso anche per quanto riguarda l'Agenzia Spaziale Europea, in realtà non sono diretti verso Marte. La maggior parte sono tutti quanti diretti verso la Terra, e quindi i fondi maggiori che utilizziamo sono per studiare il nostro di pianeta. La maggior parte delle missioni, eccetera, sono tutte quante incentrate sulla Terra. Ora, una piccola parte la facciamo per gli altri pianeti, e da questo ne guadagniamo tanto, perché non solo abbiamo un modo per scoprire cose diverse del Sistema Solare, ma allo stesso tempo le scoperte che facciamo mettono in nuova luce anche quello che abbiamo qui sulla Terra. E l'altra cosa importante è che molte cose sono utili in una prospettiva molto più lunga che il corto termine, quindi loro pensano non solo alle cose immediate, ma anche a investimenti che sono cioè sono fondamentali per noi come specie sul lungo termine. Quindi pensate a conoscere il posto dove siamo, il nostro piccolo angolo del Sistema Solare. È fondamentale però anche sul medio termine, perché per esempio lui faceva la domanda, magari quella persona che si lamenta del fatto che spendiamo soldi per Marte, poi utilizza un GPS per andare in giro in macchina e, che ne so, andare a trovare qualcuno, oppure per assicurarsi che sia bel tempo prima di partire in vacanza, guarda il meteo. Però al di là di le previsioni meteo poi salvano milioni di persone sulla Terra. Ora, tutte queste cose sono nate in un contesto che era molto diverso. Non avevamo anticipato di poter fare previsioni meteo quando abbiamo lanciato i primi satelliti, e non avevamo anticipato il GPS quando hanno cercato di fare i primi esperimenti, e non era certo pensato per permettere alle persone di navigare per andare a spostarsi. E quindi
tutte quelle grandi innovazioni che abbiamo ora in un contesto diverso erano nate per altri scopi. Quindi quello che facciamo ora su Marte un giorno ci potrebbe permettere di fare cose sulla Terra e in generale anche nel sistema solare, che magari saranno fondamentali, e ringrazieremo tanto per aver avuto la lungimiranza di fare quegli esperimenti ora, ma sul corto termine non tutto è così chiaro sull'immediato, per cui è importante avere sì un occhio sul corto termine, ma anche uno sul lungo termine per investire, per crescere, per non occuparsi soltanto dell'immediato. Thanks, Thomas. I think you said it really well. You know, I've been landing things on Mars now for 25 plus years. And so I've had a chance to go out and talk to a lot of different people. And it's not unusual when somebody asks this question. And I used to, you know, have a long list of reasons. And there are a good long list of reasons. But fundamentally, I've come to the conclusion that in some ways it's kind of a moot question, because how can we not explore? It's just who we are. It's what we are. It's in our DNA. You know, you couldn't stop us as a species from exploring, I don't think. I think it's part of the reason why we're, you know, at the top of the food chain, is because we're curious, because we want to go to places we haven't been. We want to answer questions we don't know the answer to. Sometimes we want to find the questions we don't even know need to be asked. You know, it's just part of who we are, and it opens new horizons, new frontiers. It inspires us. It inspires kids. You know, and as Thomas mentioned, all the academic programs that are paying attention here, science to technology. That we bring to the table, that's important for us, you know, and I think that's the best I can do to answer that question. There's a lot of reasons. Ha risposto che ci sono tante ragioni diverse per cui è importante, ma fondamentalmente noi siamo una specie molto curiosa. Se siamo qui dove siamo è perché siamo sempre stati spinti dalla nostra curiosità, fa parte della nostra natura esplorare, ed è stato un discorso molto, molto bello, e sono anche molto d'accordo sulla parte dell'ispirazione per le prossime generazioni, e questo è stato sottolineato anche prima, del fatto che fare queste missioni anche per le attività scolastiche, per ispirare nuove generazioni di bambini, e non solo, che guardano questi video, guardano queste missioni, può fare tutta la differenza per il futuro degli umani in generale, perché molti di loro che un giorno cresceranno per inventare soluzioni per cambiare il mondo, migliorarci, troveranno nuovi sistemi per produrre energia, modi per risolvere problemi climatici e tanto altro ancora. Beh, quelle persone lì, magari da piccole, saranno state ispirate da questi momenti. Da piccoli vedono il Perseverance scendere su Marte e scatta qualcosa che li porta verso la passione, verso risolvere problemi, verso la curiosità su come potremmo fare le cose in modo diverso. Perché se gli umani sono riusciti a fare una cosa del genere, allora possiamo sognare di fare qualsiasi cosa. È già successo nel passato con l'umanità più e più volte, è successo anche con le missioni Apollo, e non è un caso che molti di grandi imprenditori e inventori degli anni 70, 80, 90 dicevano tutti, se ci fate caso, da bambini volevano fare gli astronauti e guardavano gli umani camminare sulla Luna, e da lì questo gli è rimasto per il futuro, e penso che sia assolutamente fondamentale mantenere questo spirito anche andando avanti per il futuro, a prescindere dalle soluzioni, per tutto quello che cerchiamo di fare. Alright. We can move on now to another call from Matt Kaplan from Planetary Radio. Hi, everyone. Congratulations from not just me, but all of the Planetary Society. I've been texting with our boss, Bill Nye, the science guy, who has been watching everything along with us. And here's part of his reaction. Oh, my, this is astonishing, astonishing, dare mighty things. But here's my question for Ken Williford. Ken, getting these first images and video from so much closer to the surface of Mars than we have from the orbiters, in spite of the great job that they're capable of, does this start to make you think about the potential of doing this on a regular basis from balloons or, let's say, a helicopter?
La domanda è molto interessante. Vedere questi dati dall'alto e rivedere, studiare la superficie dall'alto ti fa pensare a quanto sarebbe diverso, a quanto sarebbe affascinante poter studiare Marte da questa prospettiva, ma dall'alto, quindi in modo diverso, con, che ne so, palloni aerostatici oppure elicotteri, visto che in questa missione è incluso un elicottero che tra pochi mesi vedremo volare. Well, sure. Almost everything I'm thinking about right now is potential. I guess I've compared it, to several people who have asked me how I'm feeling. What's it like? And the closest thing I can compare it to is, I would say, the birth of my daughter. Where the cruise phase that's about 8 months long, is like that 9-month period where you're just waiting and you're just hoping everything goes right, and then she's born. In this case, we're on the surface, and it's real, and the potential is astounding. I mean, I was just Katie Stack and I were just texting last night as we got some new images down, and we're just, we're so excited, like kids, just looking at every picture and seeing so many new things and having so many new ideas and new questions are appearing. And the potential of it all is what strikes me more than anything. We have so far to go, so much to learn, and I just couldn't be more grateful to have made this transition from all the years of hard work and stress and wondering, is it going to work out? How's it going to work out? To now when we actually get to do this thing, it's amazing. Allora, ha detto che sì, è incredibile, hanno lavorato tantissimo, è emozionante vedere tutto questo diventare realtà e sicuramente cambierà il modo in cui guardiamo le cose che potremo fare su Marte. Intanto grazie di cuore a Bertacchi e al suo team che è passato da qui. Grazie a Science Stream per essere venuto. Vi abbraccio fortissimo. Grazie per essere qui. E grazie anche a Elisa 75 che ha fatto una donazione, mi sono perso prima. E anche a tutti voi abbonati. Vi abbraccio forte. Siamo quasi arrivati in fondo. Thanks, Ken. And manca up next veramente we poco. have Irene Klotz from Aviation Week. Oh, Aviation Week. Vai, Thanks. sentiamo la domanda. Looking ahead a bit, what's been this is probably for Jessica. Have you made any progress homing in on a site for the helicopter flight demos? And if so, about how far from the Perseverance landing site are those? Ha chiesto per quanto riguarda l'elicottero Ingenuity se hanno già trovato un sito dove poter fare le prove e se hanno già in mente dove poter fare questo tipo di esperimenti, se per esempio arrivare un po' più in là e quanto lontano si muoverà poi dopo l'elicottero. Team has started to evaluate and is using the images that we've received from entry, descent, and landing, as well as now these images that we've acquired over the last couple sols. We are fortunate to have landed in a potential spot for that, but the team is still evaluating and is looking forward to additional imaging from the 360-degree panorama from the Mastcam Z, as well as future data that's to come down. So we have not locked in a site yet. That will still be work for the team to go looking forward, whether it's here or a few hundred meters away. Ha detto che per adesso stanno ancora aspettando di vedere tutti quanti i dati, ma il team è molto contento perché già ora dove sono è un buon posto dove poter fare il volo, però stanno prima di tutto aspettando di vedere le foto panoramiche in alta risoluzione di tutto quanto intorno. Dopodiché comunque si andrà più nei dettagli. Mi aspetto, da quello che dicevano anche ieri, un primo test forse verso aprile. And we have a social media question coming in. Jake, who is 12 years old on YouTube, asks, was there one point you thought that this would be impossible to do? Allora, Jake di 12 anni chiede su YouTube, avete mai avuto, c'è mai stato un momento in cui avete pensato che tutto questo è impossibile da fare? That's a great question, Jake. There might have been many points when it felt a little impossible. I'll give you my one moment, and then the other folks may want to add in, and that's last March when the COVID pandemic struck. We just we had just shipped the spacecraft down to Kennedy. Dave Gruhl, who, believe it or not,
this whole EDL camera gig is not what he does for a living. He was our assembly, test, and launch operations manager, and he, along with his deputy, Art Thompson, were responsible for assembling the flight spacecraft, testing it, and getting it down to the launch pad for launch. That's actually what he did for a day job. So the pandemic struck about a year ago, and Dave and I and Art and others were just constantly on the phone trying to figure out how to react to it and how to respond to it. You know, I said it before, we didn't have a lot of margin, we didn't have a lot of time, you know, we were figuring out a lot of things. Sta dicendo fondamentalmente che la cosa per lui, che il momento in cui ha pensato che fosse impossibile era l'anno scorso, quando era marzo e avevano ancora un sacco di cose da fare, dovevano correre, era all'inizio della pandemia e era chiaro che il mondo sarebbe stato completamente diverso, era l'inizio del 2020 non era chiaro quanto sarebbe stato grave se le cose peggioravano di settimana in settimana sempre di più e il lancio era previsto per luglio. E quindi la paura era, cavolo, se peggiora così tanto e non possiamo neanche trovarci perché tutto veniva chiuso, tutti i posti anche della NASA, tutti i centri dovevano essere chiusi per la gestione della pandemia, come facciamo? Quindi lì hanno avuto davvero paura perché ovviamente non è che puoi farlo lo stesso perché, tanto c'è e basta, senza riguardo per le vite, devi trovare il modo in cui sei sicuro che non metterai a rischio le vite delle persone, perché per quanto possa essere straordinaria questa missione comunque lo fanno soltanto se sono sicuri che possono farlo nel modo più sicuro possibile. Poi comunque alla fine ce l'hanno fatta, però ha richiesto molto più impegno e lavoro e sacrificio da parte di tutti quelli che hanno dovuto lavorare in numeri minori, più distanziati, con molta più fatica rispetto a quanto era già tanto impegnativo una missione del genere. Things as quickly as we could, and our focus was shifted from trying to get the spacecraft built and tested correctly and staying on schedule for the launch, because if you miss it, you got to wait 2 years for these planetary launches to Mars. And suddenly our whole focus had to change to keeping the people safe and keeping their families safe as a number one priority. And I wasn't sure, honestly, I wasn't sure we could do that. And I knew that if we couldn't keep them just as safe as they would be at home doing other things, that, you know, that could be it for us for this opportunity. We got tremendous support across the board from the institution here at JPL, from headquarters, Thomas and SMD, and we got through it. But that was the existential moment for me. That time right there, the first 3 to 6 weeks after COVID really hit hard. So, anybody else? Same answer. Yeah, exactly. Same answers. Okay. A quanto pare tutti. One of the things that's interesting about these jobs we have are we spend years. I mean, 7 or 8 years for me and all these guys. Years and years of work building, testing, making sure it's going to work. And you know, I have to say there's some amount of stress involved when you spend 7 years of your career doing something and then it all comes down to like one moment. And for me, it's obviously like those first images that come from the cameras. Like, you really want that to work, like really, really want it to work. And you've tried everything you can do to make sure it'll work. And so, but you know, it's definitely, you know, we try to be open-minded about what could go wrong. We try to cover all our bases. And that's what's one of the great things about JPL is that there's a team of people here, really smart people. You go to these reviews to review your product, your designs. We call them withering reviews. You get a lot of tough questions, but that's one of the really, you know, JPL is a real gem of a place because we built this culture of always questioning what could go wrong, but hoping for the best, and it's a really interesting experience. I think we all share that. I will agree. I think we invite the feedback from each other and our reviewers to make sure that we are thinking about all the things that we need to think about. È molto bello questo, che l'atteggiamento da parte di tutti è quello di cercare di tenere sempre a mente qualsiasi cosa potrebbe andare storta, e ce ne sono tantissime che potrebbero andare storte, quindi cercare di lavorare insieme e dirsi a vicenda tra i vari team
secondo me questo potrebbe andare male, anche secondo me questo potrebbe andare male, è molto produttivo. D'altra parte diceva che una delle più grandi paure è quando hai lavorato per anni e anni della tua carriera e vita e tutto si riduce a un singolo momento di verità, e non importa quanto hai faticato, quanto hai pianto, quanto sacrificio hai fatto per tutta quella missione, se quel momento, quel laccio si rompe, quel processore si spegne, fine della missione. E magari tu hai lavorato a un altro strumento, magari tutto il tuo strumento era il radar o la camera o la trivella, e alla fine tutta la tua carriera non porta a un risultato che speravi, semplicemente perché c'è stato un problema in un altro sistema. Per cui è sicuramente qualcosa che, almeno questa si evince anche molto dalle biografie di persone che lavorano a queste missioni. C'è un'interdipendenza e un sentimento di far parte tutti quanti della stessa grande missione, storia, e di aiutarsi tra di loro e di lavorare insieme per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile, anche se poi sono team diversi per singoli strumenti, per vari scopi. Però sì, quello è sempre un terrore, una paura molto molto grande. Pushing ourselves to meet those challenges, and of course you want it all to work, but you know, there are some things that, you know, you worry that you didn't think about, but as a community and as a collective and as, you know, a team, you know, we use each other to help make sure that we're covering those bases. I mean, the team really did persevere, and we are here today. Up next is Leo Enright from Irish Television. Thanks very much, Raquel. I just realized there's no doubt about it. 12-year-olds definitely ask the best questions. But if you I forgive 12 anni chiedono sempre le domande, fanno sempre le domande più interessanti. Sono d'accordo. me for going geeky on this, could somebody talk to the traversability of Canyon de Chelly now that you've seen these amazing pictures? Do you think that you can just simply turn around the rover and head directly west-northwest, possibly right past the descent stage? Or realistically, are you going to have to go to the northeast, around Olympic, and then to Chamanfoya? I'm sorry for being geeky, but it's kind of a serious question. Can you move quick? Gli ha chiesto ora che avete un'idea migliore riguardo alla zona intorno, avete già un'idea di dove andare a muovervi, come spostarvi? E vi ricordo, ora va a trovare dove era esattamente. Sulla superficie avevamo visto, ora non lo ritroverò mai, avevamo visto parte della zona intorno, e forse lo trovo in un'immagine di Jazzero, e forse lo troverò qui. Grosso modo, allora, questa è di una vecchia grafica, era prima che il rover riuscisse a scendere. Il rover è più o meno in questa zona, questo più o meno qui, che più o meno è questa la regione dove sono atterrati. Questo c'è una formazione rocciosa qui, e questo è il cratere Olympic che avete sentito che chiedevano, e quindi chiedeva se si muoveranno direttamente in questa direzione attraverso questa zona, oppure si sposteranno prima in questa direzione verso questo cratere e gireranno intorno così. Se hanno già un'idea su come procedere per andare in questa zona. So I'll comment, and I'll let Ken comment also. You know, we have spent, you know, as we do in our development program, as we were mentioning, you know, a lot of time in different conditions to evaluate the performance of our system. And one of the things that we did on this mission compared to other missions was to enhance that traversability capability with enhanced autonomous navigation, and as well as processing while we're driving, so to increase our drive rates. Now, we have many more images still to assess in terms of evaluating our path forward, but I'll let Ken speak to maybe some of the areas that we are interested in pursuing. And what's really great is that we work together, you know, with the science and engineering team to evaluate those paths and what sort of terrain is the best for our system. E ha detto che valuteranno insieme sia il team scientifico che quello ingegneristico, e che aspettano anche le immagini ad alta risoluzione, e che però questo rover è stato costruito rispetto a Curiosity per fare delle traversate molto molto più veloci. Intanto riescono ad elaborare dati anche mentre stanno muovendosi su Marte,
e allo stesso tempo hanno la possibilità di navigare in maniera autonoma molto meglio di quanto poteva fare il rover Curiosity, arrivando a qualcosa come 200 metri al giorno almeno di navigazione. Quindi significa che in teoria, e possono anche tra l'altro, dato che hanno un sistema di guida autonoma sulla superficie che gli permette di evitare gli ostacoli con l'intelligenza del rover stesso, quindi senza qualcuno che lo guida dalla terra, significa che il rover può attraversare le zone più rischiose, perché mentre sta viaggiando sulla superficie è in grado di riconoscere zone che sono ostacoli e evitarle per conto suo, senza che qualcuno debba intervenire e guidarlo manualmente sempre dalla terra. Ci saranno delle sessioni in cui viene guidata dalla terra e altre in cui sarà guida autonoma, e questo gli permette di attraversare molte più zone molto più velocemente. Yeah, so it's a great question, and it's our major focus right now on the science team is answering exactly that question. What are we going to do? What do we want to do? Where do we want to go? And I'll say, first of all, we're so extraordinarily happy about exactly where we've put down, because we ended up right on this major geologic feature, this contact, we call it, between two differently mapped units. And so you see there's this sort of undulating feature that, this sort of obvious line that we're landed right next to, and that's the big contact. One of the major features we were hoping to explore in this mission, and it presents for us one of the big mysteries. I mentioned the possible vesicles. It gets down to one of the big questions for us early on is, what is that crater floor made of? And are there igneous rocks there, sedimentary rocks, both? There's a lot of implications for both. So quindi ecco, per adesso ha detto che se infatti sono molto contenti di dove sono arrivati, e questa zona qui, questa grande zona qui, che vedete qui, loro sono arrivati in questa zona, tutta questa regione è una zona di contatto tra diverse zone geologiche sulla superficie, e in realtà sono molto curiosi di poter esplorare meglio questa zona, perché gli permetterebbe di trovare tracce geologiche di come è cambiata la superficie di Marte nell'arco di vari momenti storici, quando era dominata da processi geologici diversi tra di loro, e quindi già questo è un grosso traguardo, e sono felice di poter avere questo imbarazzo della scelta. Ora stavo cercando anche un'altra immagine per mostrarvelo più vicino, ma non la trovo così su due piedi, ma vabbè, non importa, tanto comunque per quello che ci riguarda, comunque, insomma, questa zona qui, quindi la volevano comunque esplorare, quindi tanto meglio. Però ancora non è chiaro in che direzione procederanno e come. So what I would say we're probably currently leaning toward is exploring that contact, which would naturally lead us more, I think, to the second of the two options, but we'll see. We've got a good amount of time while the team does the commissioning and checks all the systems out, and during that time we'll be digesting all those new images and doing a lot of strategic planning, evaluating different options, arguing amongst ourselves in the team. Right after this press conference is over, our first science team meeting post-landing starts immediately after that, so we'll start talking about just those things. So we'll see. Thank you, Jessica and Ken. Up next, we have Stephen Gorman from Reuters News. Hi, thank you very much. Can you hear me okay? Yes, we can. Yeah. So my question is, I have a question about the superlatives regarding the video footage of the EDL sequence and the audio of that gust of wind that was picked up on the Martian surface by the Microsoft. So I believe, is it correct to say that this video marks the first sort of moving footage of a spacecraft from that spacecraft, showing its descent and landing on the surface of another world, Mars or any world, I think, right? Be that including the moon or an asteroid or anything from that. And then secondly, is this the first sound recording ever made on Mars or any celestial object other than Earth, or just the first one that was made that's been played back on Earth? I was wondering if you could just
Allora, ha chiesto se è vero che se questa è stata la prima volta in cui abbiamo ripreso una sonda atterrare sul mondo da un parte di un'altra sonda, e se c'è mai stato un suono da Marte, ripreso insomma suoni dalla superficie di Marte o di altri mondi. E prima che risponda loro, ora sono curioso. Io la metto lì, non l'ho visto, voi sapete, non l'avevo già visto. Sono curioso se quali cose gli verranno in mente anche loro, perché ci sono stati dei precedenti. Per esempio, uno vicino a noi è stata la missione Rosetta, in cui abbiamo guardato dalla missione Rosetta il lander file mentre scendeva verso la superficie della cometa. Ora non abbiamo visto tutto appunto direttamente dalla prospettiva solo di Rosetta, abbiamo visto il lander scendere e abbiamo visto poi spostarsi, rimbalzare sulla superficie nelle foto successive, quindi la cosa più vicina che mi viene così su due piedi direi è Rosetta e il lander file. Quindi vedremo. In altri casi mi vengono in mente ombre che abbiamo visto, tipo a Hayabusa si vedeva l'ombra della sonda mentre scendeva sulla superficie dell'asteroide. E sì, questo, vediamo cosa viene in mente a loro. Clarify that. Per quanto riguarda i suoni, ci sono stati in passato, vediamo se poi dopo mi sbaglio, ma ci sono stati microfoni mandati nello spazio su Marte e non hanno funzionato. Questa è la prima volta in cui funzionano. Non ha funzionato perché quella sonda su cui è mandato il primo microfono si era schiantata nell'atmosfera bruciando e basta, quindi non c'è bastato modo. E in questo caso invece dalla superficie di Marte abbiamo dei suoni da Marte, ma ripresi con modi indiretti, non tanto direttamente con un microfono quanto traducendo le vibrazioni per esempio dei pannelli solari di InSight in suono che possiamo sentire con le nostre orecchie. Let's see, on your first question, putting aside the Apollo program and the moon and just talking about planets, this is most certainly, I'm pretty sure, as far as I know, this is the first time we've been able to see ourselves, see our spacecraft land on another planet. And la prima volta che vediamo una nostra navicella atterrare sulla superficie di un altro pianeta è vero, perché comunque in quel caso, nel caso della Rosetta, era una cometa, quindi sì, è vero. And hopefully that answers the question that you asked. As far as sound, I'm not sure anybody else has any more information, but again, to the best of my knowledge, this is the first planetary sound that's been recorded. So, yeah, go ahead, Justin. I can add to that. In terms of sound, the InSight lander has a seismometer on it, and they did measure seismic signals that were acoustically driven and then rendered that as audio. So that could be potentially another one. But in terms of like imaging and doing video, MSL did have a descent imager that did video, 3.5 frames per second, so it was a little slower. That was the Marte instrument. We've also done time-lapse of deployments of things on InSight. You know, we deployed a seismometer and we do time-lapse video. Mars Pathfinder, we did time-lapse video of the rover driving down onto the surface. But then again, it's time-lapse, you know, so seconds in between frames. So you've probably seen those. They're all out on the internet. In passato ci sono stati altri timelapse di movimenti di sonde sulla superficie, ma non dei veri e propri video come in questo caso. Quindi sì, erano delle cose molto più corte, erano piccoli timelapse, non erano dei video come questo, come quello che stiamo vedendo. Ho fatto l'esempio di altri casi passati, anche se c'è stato il video di Mardi, che era la camera che ha ripreso la discesa sulla superficie di Curiosity, ma in quel caso era soltanto montato sotto Curiosity, quindi non ha visto dal punto di vista dello Sky Crane il sonda la rover che scendeva, soltanto dal punto di vista del rover la superficie dove scendeva. Movies. I worked on that as a postdoc actually, but this is definitely the best video of any of them. So I think we can at least say that pretty definitively. It's a whole nother level of capabilities that we now have. So. Great. Well, that is all the time we have for questions today. Thank you so much to our panelists. Siamo arrivati in fondo alle domande. We unfortunately can't answer all the media questions on there. For those with additional questions, please call JPL's Digital News and Media Office. Our social media team will continue to answer questions online, and we have a Reddit AMA with Perseverance team members starting at 1 p.m. Pacific time today.
Now, to see the raw images of Mars, visit. E siamo arrivati in fondo e c'è ancora il video. Ora, a parte questo, tanto poi i siti ve lo faccio vedere. Per finire c'è di nuovo il video e quindi mi sembra una buona chiusura per tutti quanti noi prima di andare a fine della live. Quindi se non l'avete visto, eccolo qua il video. We'll jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Indicate chute deployed. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 440 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. Heat shield set. Perseverance has now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Ma che spettacolo. Ecco la formazione, è qui che vicino siamo scesi, qui accanto. Questa è la zona che stavano cercando di attraversare. Converge. Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. No, mi sono sbagliato, è questa la zona, e credo. Ok, sì, questo, qui siamo atterrati, e in questa zona, quindi vedrete che arriverà in questa direzione, poi siamo scesi qui, più o meno, e questo è il cratere Olympic, e questa è la zona che vogliamo attraversare. Questa è la zona di contatto di cui parlavamo prima. Mentre questo è il bordo del delta che abbiamo visto, gigantesco all'entrata del cratere. Current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers above the surface of Mars. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming upon the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. LVS valid. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. Priming. TBA is nominal. We have priming of the landing engines. Back shell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the Mi piace pensare che il sistema di bordo abbia pensato, cioè sta facendo tutto il possibile per evitare tutti gli ostacoli nelle vicinanze, e uno di questi grossi è questo cratere qui, quindi in questo momento sta facendo no, via, per cercare di non scendere qui. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. TRN safety Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. Bello. Sky crane maneuver has started, about 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Wow, che esperienza! È stato bellissimo! È stato molto bello. Grazie di cuore per aver visto tutto questo con me. Sono felice di aver potuto vivere tutto questo e rispondere alle domande anche vostre. Vi ricordo che per tutto il resto, per se volete anche rivedere le foto, potete seguirmi e dovete seguirmi qui su Twitter tutto il giorno. Posterò tutte le foto domani e anche aggiornamenti riguardo cosa succede nel resto del mondo con altre missioni spaziali. E poi per quanto riguarda le immagini grezze vi ricordo che basta andare su Mars 2020 sul sito della NASA, trovate qui la parte di Raw Images e trovate tutte le immagini grezze e potete montare e creare le vostre versioni. Sono già migliaia e migliaia di immagini, più di
3.500, ma ce ne sono moltissime in arrivo anche nei prossimi giorni. Quindi divertitevi. Ci vediamo qui su Twitter per i prossimi aggiornamenti. Ci sono altri lanci spaziali e forse questa settimana vi ricordo che vedremo il hop di SN10, mentre il 25, tra 3 giorni e basta, ci sarà anche il test del sistema cioè dei motori del Space Launch System, il nuovo gigantesco razzo della NASA. Quindi quello con cui che porterà nello spazio verso la Luna gli umani un giorno per le missioni Artemis. Quindi vedremo un test di 8 minuti di accensione di tutti i 4 giganteschi motori RS-25 di quel gigantesco razzo, e quello sarà per il 25. Poi la domenica c'è un razzo indiano, cioè una nuova missione da parte dell'India che partirà con un razzo PSLV che porterà con sé un satellite chiamato Amazonia. Hanno iniziato a montare le ultime cose e sono già arrivate delle immagini, ecco qua. Questo è il satellite con alcuni esemplari di esseri umani accanto per scala, per dimensioni. E qui stanno preparando il razzo e partirà da Satish Dhawan in India. Questo è il razzo che verrà utilizzato. Beh, non questo perché non sono riutilizzabili purtroppo, ma un razzo così. Quindi se volete vedere il lancio sarà domenica alle ore 5:53. Ora, io sarò live dalle 5:30 e poi dopo vedremo la preparazione del lancio e tutto quanto. Quindi da 5:20, 5:30 ci vediamo anche domenica. Ma prima di allora abbiamo ancora altri eventi, quindi piano piano, solo per avvisarvi, così mettete nel calendario le notifiche. Per tutto il resto, grazie di cuore ancora per tutto, grazie per le donazioni e per i bit e per le sub e abbonamenti. Vi abbraccio fortissimo. Seguitemi anche su Telegram, dove trovate il canale Telegram di tutte le notizie scientifiche chiamato L4U Space News, e lì potete vedere tutto quanto e trovare gli aggiornamenti anche delle foto. Per il resto ci vediamo qui su Twitter, come sempre potete farmi tutte le domande e rivedere i video e le foto e anche in anteprima durante la settimana. Grazie ancora, vi abbraccio forte, continuate a essere meravigliosi.